Ma guardate l'atteggiamento di lei. Con che atteggiamento fa il video? Buonasera ragazzoni, buonasera, come state? Spero che stiate bene. Allora, cominciamo a entrare un po' nell'argomento che vi vedo belli presi. Come vi dicevo, qui in America stanno impazzendo, cioè questo lo hanno giudicato il caso del secolo, il processo del secolo, e come vi dicevo all'inizio non è neanche un processo penale, cioè stiamo parlando di un processo civile, cioè una citazione per danni, ovvero tu mi devi dei soldi per compensare le perdite che quello che hai fatto mi ha danneggiato e mi hanno provocato delle perdite, quindi tu chiaramente mi devi ricompensare del danno subito. Ma partiamo dall'inizio, perché secondo me per inquadrare bene quello che sta succedendo in questi giorni al processo è bene fare un attimo di recap, e il recap prenderà quasi metà della live, sappiatelo, perché molte delle cose che stanno venendo fuori adesso in questi giorni, perché questo processo è diventato mediatico, in realtà si sapevano già ed erano venute fuori nel 2018, quando c'è stato invece il processo al The Sun. Ma ci arriveremo, vi racconto tutto in ordine logico e cronologico, il meglio che riesco a fare. Ovviamente non riuscirò a dirvi tutto perché sono una marea di informazioni immense, ma ci concentreremo sui punti principali. Tra l'altro, essendo stata questa la settimana di Depp, cioè non questa che stiamo vivendo ma quella passata, la settimana in cui l'accusa faceva le sue arringhe, quindi portava avanti le sue prove, quindi è stato, diciamo, la parola di Depp, questa settimana sentiremo invece la campana di Amber Heard, per cui Amber Heard è dovuta starsi zitta e muta e sentire tutte le cose che diceva Johnny Depp, mentre questa settimana si difenderà lei e porterà lei le sue prove. Ora abbiamo avuto la settimana di Depp, vi racconto quello che è successo nella settimana di Depp e chiaramente, essendo tutte prove a suo favore, l'ago pende dalla parte di Johnny Depp. Vi faccio un piccolo disclaimer che temo necessario. Io non vi dirò, non fate le tifoserie, fatele le tifoserie, ma chi se ne frega? Nel senso, cioè, qua stiamo parlando di due che stanno facendo una, insomma, sono in una causa civile, sono due VIP. Purtroppo quello che raccontano, che è veramente molto interessante, è molto interessante, quello che raccontano è lo spaccato di una relazione tossica che, ahimè, è molto più frequente di quanto possiamo pensare. Cioè, se noi pensiamo che la storia tra Johnny e Amber sia e perché loro sono dei VIP e perché loro sono sopra le righe ma questi VIP sono matti, non vi illudete troppo, perché in realtà storie come questa sono all'ordine del giorno anche tra i babbani, anche tra gli umani normali e la cassiera al supermercato e, non lo so, il meccanico. Esistono delle relazioni tali e quali anche non tra VIP, quindi non vi immaginiate che siano cose super parti. Ecco perché diventa molto interessante, perché hanno portato a processo con delle prove che si possono ascoltare, si possono sentire, anche le registrazioni video, le cose, oggi vi farò vedere anche qualcosina, si può compenetrare, no? Ovviamente la vita privata di due VIP, che è ciò che fa gola, è la morbosità degli Stati Uniti, poi in realtà, perché sono diventati così sul processo del secolo, perché possono mettere lo zampino nella vita privata di VIP che solitamente tendono a custodirla gelosamente, la propria vita privata, la propria quotidianità, come è giusto che sia, e invece qui sono obbligati a tirarla fuori, quindi andiamo a mangiare la merda dei VIP. Ok, c'è questo.
E però d'altra parte invece, cercando di guardare la parte un pochino più positiva di tutto ciò, c'è da dire che stanno sviscerando delle dinamiche relazionali che, ahimè, fanno parte di molte coppie, e quindi c'è una sorta di risveglio della coscienza, una sorta di risveglio delle coscienze, cioè ci sono persone che guardano questo processo e dicono: ah, quindi questa cosa qui, cavolo, non va bene, è violenza, ho ricevuto violenza, e si svegliano. E quindi secondo me questa morbosità verso questo processo non ha solo del brutto, può anche essere qualcosa di utile e in qualche modo istruttivo. Chiaro, non ci nascondiamo dietro al dito, è ovvio che la maggior parte della gente lo guarda per gossip, perché è bello farsi i cazzi degli altri e vedere quanto fanno schifo nelle loro vite private e sentirci un po' meglio con le nostre di vite private, quindi bene così. Parleremo delle feci, tranquillo. No, in questo processo non è morto nessuno, nessuno avrà conseguenze penali, non ci saranno sporcature di fedine penali dei protagonisti, quindi in realtà si tratta di mero denaro, ecco, di mero denaro e anche principi notevoli, cioè stiamo parlando di relazioni tossiche, violenza domestica, violenza psicologica, manipolazione, disturbi mentali, dipendenze dalle droghe. Ci sono un sacco di temi super interessanti a livello sociale in questa storia, quindi mi auguro che ovviamente, al di là della morbosità di vedere cosa fanno nel privato i VIP, ci possa anche essere una consapevolezza rispetto a come funzionano le relazioni tossiche, e che magari chi vive una relazione tossica possa rendersi conto che lo è, perché il problema tante volte è questo, che ci si abitua e si normalizzano le relazioni tossiche, quando magari le si hanno avute nei primi anni di esperienze di relazioni, cioè se hanno avuto una madre tossica o un padre tossico, hanno instaurato le loro prime relazioni con i genitori in maniera tossica, poi non si rendono conto che quello che vanno a creare con i partner è un'altrettanta relazione tossica. E vedremo qua che anche Johnny ha un passato, infatti uno dei punti sui quali io mi vorrò fermare durante questa live e sui quali ci concentreremo è la psicologia e l'infanzia di Johnny Depp, che è molto simile a quella dei serial killer, quindi adoro. E poi c'è un momento dove Johnny proprio rivela se stesso, ed è molto commovente vedere come tra l'altro lui non si fosse reso conto, se non dopo la domanda che gli è stata posta in tribunale, di come effettivamente ha proiettato le modalità di sua madre con Amber. E wow, cioè quello è stato un momento veramente altissimo. Comunque devo farvi, ecco appunto, il disclaimer sulle tifoserie, ve lo faccio subito. Io non sarò imparziale, non ci riesco, non lo sono mai, non ci riesco mai, faccio sempre una gran fatica a fare la cronaca sapida di quello che accade, ma puntualmente ci metto la mia idea. E la mia idea, ve lo dico subito, così nel caso non vi fate delle idee sbagliate, oppure andate avanti nel video se lo guardate su YouTube pensando che io fossi imparziale. Non lo sono per niente. Io credo che in questo caso ci sia ovviamente una problematicità da parte di entrambi, perché la relazione tossica si crea in due. Non c'è una vittima o un carnefice vero e propri, nel senso che entrambi si sono fatti del bene, si sono amati, ma entrambi si sono fatti tanto male e si sono intossicati. Ma sul punto in questione, che è la violenza fisica, io penso, la mia umile opinione rispetto a quello che ho visto, io penso che qui Amber Heard si sia messa in un bel pasticciaccio in cui non voleva nemmeno mettersi. Cioè, secondo me lei voleva fare il giochetto che poi le è sfuggito di mano ed è finita fino in tribunale. Adesso capirete anche perché. Sono dell'idea che lei si sia inventata molto. Sono dell'idea che lui ovviamente è una persona squilibrata, ovviamente è una persona che penso ancora problemi di dipendenza, e quindi ovviamente sapete che non sono persone prevedibili o facilmente gestibili. Però il punto della situazione, che è la violenza fisica ai danni di Amber Heard, per quello che ho visto fino adesso, però
voglio aspettare questa settimana, perché è anche vero, come vi ho detto all'inizio, che questa che è passata è stata la settimana di Johnny, quella in cui ha parlato Johnny e l'accusa, quindi ci può anche stare che siamo tutti per Johnny perché abbiamo sentito solo la campana di Johnny. Quindi io oggi tifo per Johnny, però potrei cambiare idea la settimana prossima, nel senso che domenica probabilmente vi faccio un recap di quello che è successo durante questa settimana. Potrei anche cambiare bandiera, Cioè, nel senso, la coerenza non è una mia dote, quindi sappiate che io sono un coso elastico. Per me lei non ha mai amato, basta pensare a quello che ha detto l'assistente personale di Amber, che ha sempre denigrato Johnny, aveva un interesse che è stata mossa da interesse. Ah, oddio, che non abbia mai amato non te lo so dire, questo non penso. Io penso che lei abbia amato a modo suo, e amare a modo suo magari non è come pensiamo noi in via generale che sia l'amore. L'amore, come vi dico sempre, è un concetto soggettivo, non è oggettivo. Ognuno ama come ha imparato ad amare, e tante persone hanno imparato ad amare male, e quindi amarsi male si può. Ah sì, la psicologa l'ha definita istrionica e borderline, ma niente meno, cioè cosa ci aspettavamo? Ma iniziamo dall'inizio, perché ci sono delle persone qui che magari non sanno tutto quello che è successo prima. Quindi vi racconto dall'inizio la storia di Johnny Depp e Amber Heard. Siete pronti? Mettiamo la foto, come insegni, e via. Prendetevi il caffè e i ciappettini, perché qua duriamo parecchio, Abbiate pazienza. Allora, Johnny e Amber, adesso non sto a dirvi chi sono attori famosi del cinema, Hollywood, film, cose, avete presente, no? Comunque loro si conoscono nel 2010 sul set di The Room Diary, e in quell'occasione c'è stato un bacio, c'è stata una scena di bacio mentre erano tipo nella doccia. Non l'ho visto il film, mi dicono che è bello ma tanto non lo guardo. E loro insomma girano questa scena nella doccia, e Johnny in quel momento sente che prova qualcosa non da professionista, prova qualcosa di farfalloso nel suo stomaco. Però all'epoca lui stava con Vanessa Paradis, con cui ha tra l'altro 2 figli, quindi lascia perdere. Si reincontrano 2 anni dopo, nel 2012, dopo non essersi visti per 2 anni, e riscatta questa scintilla. Comunque vi dicevo, si rivedono nel 2012 su un altro set, adesso non so che, comunque si innamorano, stanno insieme, tutto bello. Nel 2015 si sposano, in realtà non era già più tutto bello, comunque si sposano. Fortunatamente non avranno figli, e questo è bello. Fidatevi, è bellissimo che abbiano deciso di non avere figli. Johnny Depp ne aveva già 2 con Vanessa Paradis, e comunque lui è molto legato ai suoi figli, e mi sembra che abbia dato una buona impressione, cioè mi ha dato una buona impressione come papà, però ovviamente bisognerebbe chiederlo a loro. Vabbè, il 21 maggio del 2016 Amber chiede ufficialmente il divorzio scritto sul foglino dell'avvocatino c'era scritto: differenze inconciliabili che non permettono di vivere insieme a marito e moglie. Ovviamente qui adesso la storia è un po' complessa, nel senso che è stato Johnny a lasciare Amber, però lei lo ha ningiato e ha mandato il divorzio prima di lui, ma in realtà insomma la relazione era agli sgoccioli, lui ha mollato lei, poi lei si è resa conto che alla fine hanno divorziato, ok. Però cosa succede? Fin qui poteva andare tutto bene, ma Amber ha mandato una lettera, ovviamente il suo team legale ha mandato una lettera al team legale di Depp dichiarando che lui avrebbe fatto violenza domestica più volte durante la loro relazione a partire dal 2014, quindi dal 2014 al 2016, in particolare in 14 occasioni. Lui avrebbe fatto violenza domestica su di lei. Violenza domestica vuol dire che l'ha picchiata, non per forza in casa loro, perché è successo anche su un treno, su un aereo. Violenza tra marito e moglie, ok? Anzi, da marito a moglie in questo caso. Lei tra l'altro sostiene di avere le prove di tutto questo che dice in questa lettera, perché si è fatta nel tempo sempre le foto ai lividi e ai segni di cui mostra. Adesso vi ho messo un'immagine rappresentativa, ce ne sono molte, le avrete viste sicuramente. Comunque questa è una delle immagini che Amber ha riportato come prova delle botte. Lei dice che ha le foto, che ha le prove, che ha i testimoni, e però in questa lettera dice: no, ma io comunque sono
generosa con te, non ti voglio portare in penale, non ti voglio portare, no, davanti non voglio denunciarti alle forze dell'ordine, ma facciamo una cosa, chiudiamola amichevolmente e in pace. Tu mi dai $43.000 al mese di mantenimento, vi ricordo che non hanno figli, $43.000 al mese di mantenimento, ok? La Range Rover che guidava lei, con le tasse e tutto pagato da Johnny Depp, quindi lei la guida solo la macchina, e 3 appartamenti della penthouse, di cui Depp dovrebbe pagare mutuo e bollette. La penthouse, ragazzi, è una proprietà immensa di attici a Los Angeles, dove all'interno ci sono 5 appartamenti per appunto penthouse, e sono di Johnny Depp. Lei ne vuole 3 su 5. No, ma più della metà, vabbè, ok. Ma mica finita qui, poi vuole anche $125.000 per le spese regali. Poi magari pure una fetta di culo che... saltata in padella, sai, mica male, fetta di culo del Johnny Depp. E quindi lei dice, guarda, se mi dai queste 3 spiccioli, no, la chiudiamo tra noi, bella amichevolmente, i media non sapranno niente, e chiusa qui. Tra l'altro gli dice anche, guarda, io non voglio che la cosa diventi mediatica, laviamo i panni sporchi in casa. E questa cosa arriva il 21 di maggio, e il limite per poter firmare questo accordo da parte di Johnny Depp era il 27 di maggio, quindi lui aveva 6 giorni per decidere se farlo o meno, altrimenti sarebbero dovuti andare davanti al giudice. Ok. Fatto sta che Johnny non firma, decide di non firmare, gli dice col cazzo che ti do queste cose, e quindi alla fine sono costretti ad andare in tribunale. Amber si presenta in tribunale il 27 di maggio, così, con la faccia funerea, un livido bello fresco qua sulla guancia, sullo zigomo. E peccato che questo livido tra il 21 maggio e il 27 maggio, giorni nei quali non si sono assolutamente incontrati John e Amber, lei non lo avesse, cioè almeno tutti i testimoni, nelle foto anche che sono uscite, hanno detto tutti che questo livido non gliel'avevano visto addosso e che è apparso poi la mattina del processo. Ma ok, giusto perché... per saperlo, no? Poi magari lei se lo nascondeva benissimo, non lo mostrava a nessuno, però ci sono un po' di foto, come dire, per esempio questa, che è stata scattata, se non sbaglio, il giorno dopo, il 22 di maggio, quindi il giorno dopo il loro divorzio ufficiale, diciamo, e lei qui è struccata, non ha quello... non ce l'ha, non ce l'ha. Magicamente 5 giorni dopo è così, quindi o la picchia un altro o non lo so. Comunque, fatto sta che Amber comunque vince questa causa e riesce a ottenere l'ordinanza restrittiva di 100 metri, quindi Johnny Depp deve stare a 100 metri da Amber. Un mese dopo, siccome questa causa comunque poteva andare avanti e tutto, i legali delle due parti giungono ad un accordo. Depp paga $7 milioni ad Amber, che lei darà in beneficenza per degli enti contro la violenza sulle donne e ritirerà la denuncia per violenza domestica. Quindi concludono così 7 milioni, raga. 7 milioni. Ok. Peccato che dopo indagini su indagini e tutto, gli avvocati di Johnny Depp scopriranno che in realtà Amber Heard non ha mai versato quei 7 milioni agli enti di beneficenza. Mai. Tant'è che ci sono delle lettere da parte di questi enti indirizzati ad Amber Heard in cui le dicono: zia, ma quando pensi di onorare l'accordo di mandarci i soldi che ti ha dato Johnny Depp? No, perché noi siamo ancora qua a aspettare. Lei, quando è stata sgamata, ha detto:
come sempre, perché questo è la sua personalità di Amber, cioè non prendersi mai una responsabilità che sia una, ma è sempre colpa degli altri, ha cominciato a dire: ah, ma questi soldi io non li ho potuti dare agli enti di beneficenza perché Johnny mi ha denunciata, quindi mi sono serviti per pagare le spese legali. È colpa di Johnny. Ok, 2000 euro, cioè non lo so, dagliene così un milioncino, anche solo per dire il gesto l'ho fatto. Niente, nada, zero, ok. Comunque Johnny so pigliando culo perché ha dovuto sborsare sti 7 milioni e quindi appare come quello che ha perso. Cosa succede? Che Amber non si accontenta e rende pubblica questa cosa, perché nel 2018 lei fa una intervista per il Washington Post e pubblicano questo articolo. Amber Heard, questo era il titolo. Amber Heard. Ho protestato contro la violenza di genere e ho dovuto affrontare l'indignazione della nostra cultura. Questo deve cambiare. Lei qui non parla di Johnny Depp direttamente, ma parla del fatto che nel 2016 aveva denunciato delle violenze domestiche e a causa di queste denunce, di queste questo insomma dirlo pubblicamente, ha perso dei ruoli nei film, in particolare un brand di vestiti non ha più voluto lavorare con lei e le ha tolto insomma l'ambassadoring. E il fatto è che lei dice: ecco, vedi, quando una parla di femminismo e porta avanti, no, una lotta come la lotta contro la violenza sulle donne, poi gli sponsor si allontanano, la nostra cultura non è pronta a sentire la donna che parla, gli dà fastidio e io ci ho perso moltissimo. Ovviamente, facendo questa lamentela nei confronti della cultura, non ha fatto altro che far capire a tutti quanti che il soggetto interessato era proprio Johnny Depp. E l'allero. Quindi Johnny si rompe il cazzo e dice: senti, basta, non è che può venire fuori che io sono un violento, cioè non è che può sempre possono tutti credere questa cosa che è falsa. Quindi denuncia Amber Heard per diffamazione ed è il processo a cui stiamo assistendo adesso, ok? Che è una causa civile. Infatti le chiede 50 milioni di dollari di danni. Con tutti quei soldi non si faceva male, non diventava povera se donava qualcosa a sostegno di qualche ente. Infatti, qualcosa poteva rinunciare. La nostra cultura non è pronta alla donna che parla e dice palesi stronzate. Beh, non lo potevano ancora sapere, effettivamente. Comunque mi è sembrata molto una mossa quella con il Washington Post. Voglio smerdare Johnny Depp, non lo posso fare direttamente, quindi faccio la femminista un po' così, però lo faccio capire che il problema è con Johnny Depp. Insomma, visto sto articolo, Johnny Depp si incazza, dice basta e la denuncia per diffamazione. Le chiede 50 milioni di dollari per questo articolo e per ovviamente i danni di immagine e di carriera che gli ha provocato. Perché? Perché Johnny Depp, dopo l'uscita di questo articolo e quindi dopo di tutti i rumors, perché l'hanno ripreso, l'hanno spammato e tutto, la Disney ha deciso di interrompere i rapporti con Depp e non gli ha più rinnovato il contratto dei Pirati dei Caraibi, quindi lui non è più stato Jack Sparrow. Tra l'altro durante il processo lui parlerà tantissimo del suo rapporto con Jack Sparrow, del fatto che comunque era la sua eredità, era il suo capolavoro, la cosa di cui andava più fiero e avrebbe voluto dirgli addio in un modo diverso e invece gli è stato proprio stroncato così. Quindi capisco anche, no, il fastidio. Poi, ripeto, non sono un'esperta in cinema, anzi, tutt'altro, quindi la carriera di Depp so che è luminosa, ma non so a che punto fosse in quel momento, non me lo chiediate, perché questa è proprio una cosa che non so e mi annoia. Vi dico la verità, proprio mi annoia. Comunque, Depp, nella sua denuncia per la diffamazione, ovviamente sostiene che le prove di Amber Heard delle sue violenze siano finte e che lei costruisse, come vedete qua, i lividi e le cose con il trucco o con la post-production.
Però, prima di arrivare al processo per diffamazione che stiamo vedendo adesso, dobbiamo fare un passo indietro e guardare a quello che è stato il processo per il The Sun, anzi il processo contro il The Sun. Processo tra Johnny Depp e The Sun. Ma qual era il punto? Che esce un articolo su appunto The Sun, che vi dico è un giornaletto di gossip, proprio i tabloid inglesi, quelli che, oh mio Dio, la regina oggi si è vestita di giallo. Ecco, questo. E il titolo dell'articolo che hanno fatto su Johnny Depp era proprio Johnny Depp is a wife beater. Johnny Depp è un picchiatore di mogli. Wife beater, tra l'altro, se conoscete un po' l'inglese sapete che è un modo di dire in America proprio che denomina, inquadra il classico stereotipo del tizio con la canottiera unta, i peli, lui che puzza, che prende le padelle mezzo alcolizzate e picchia la moglie, così, ok? È un po' uno stereotipo, un modo di... Il Sun è il re dei tabloid inglesi, esatto. Beh, poco diffamatorio, sì, effettivamente sì. Quindi Depp denuncia il Sun e porta moltissime prove per dimostrare che lui non ha mai fatto violenza su Amber, ma non solo lui non ha mai fatto violenza su Amber, ma è Amber ad aver fatto violenza su di lui. E qua, sbam, scoppia lo scandalo, perché Depp sostiene che lui in realtà non l'ha mai toccata e che era lei a picchiare lui e più volte e gli faceva pure male. Quindi lei ha giocato al gioco dello specchio riflesso, quella che in psicologia possiamo chiamare tranquillamente proiezione, ovvero io faccio del male a te, faccio cose sbagliate, ma do la colpa a te che le fai a me, perché io non riesco nemmeno a rendermi conto del fatto che le faccio, perché per me è inaccettabile vedermi in una chiave negativa, quindi questa cosa esiste, ovvero le botte, ma visto che io non riesco ad accettare di essere io o di prendermi la responsabilità di essere io a farlo, lo proietto su di te e dico che lo fai te. Essenzialmente questo è quello che diceva Depp. Tra l'altro l'accuserà anche di tradimento perché Amber Heard avrebbe, poi non si sa, non lo so, comunque avrebbe iniziato a frequentare Elon Musk da prima del divorzio. Penso che il Sun venda più di Corriere, Repubblica e la Stampa messi insieme, ma assolutamente, perché tanto la gente è scema. Coppia tossica a livelli cosmici. Assolutamente coppia tossica, assolutamente, cioè la relazione faceva schifo, veramente schifo, adesso entriamo nei dettagli e capirete. Comunque, Johnny era anche un tipo molto geloso, quindi queste accuse di tradimento non lo so. Fatto sta che Johnny, tra l'altro, durante questa causa, aggiunge anche che lo psicologo di coppia, perché loro andavano in terapia di coppia, e abbiamo anche una registrazione che... andavano in terapia di coppia, sia lo psicologo di coppia che quello personale di Amber Heard avrebbero diagnosticato ad Amber un disturbo di personalità borderline con narcisismo e sociopatia. Questo almeno è quello che è emerso quando hanno fatto il processo al Sun. Poi oggi sono venute fuori nuove cose, ci hanno messo anche l'istrionismo, ma come dire, siamo lì, ok? Il cluster è quello. Fatto sta che Depp sostiene anche che Amber sia una bugiarda patologica, cioè lei continua a mentire su cose anche inutili, è molto manipolativa e utilizza la menzogna come strumento di manipolazione spesso e volentieri. Tra l'altro lui racconta come all'inizio, per esempio, Miss Cluster B, esatto, come all'inizio della relazione lei gli avesse detto, per esempio: Johnny, ti adoro, ho visto tutti i tuoi film, sei meraviglioso, io adoro i tuoi film, sono tutti bellissimi, e poi aveva scoperto che invece non li aveva visti. Che, tra l'altro, scusami, Amber, però se li ho visti io i film di Depp, che non guardo i film manco con una pistola puntata a tempia. Forse qualcuno, magari qualcuno per sbaglio l'ha visto. E lei, diciamo che fingeva,
ripeto, questo è quello che dice Depp, lei fingeva di amare le stesse cose che amava lui, dicendo di amare la stessa musica, lo stesso stile letterario, leggevano le stesse cose, guardavano gli stessi film, la stessa musica, wow. Quindi, bravo, come qualcuno ha scritto, fase love bombing, ovvero sì, facevo l'attrice come facevo anche la massone, ma a me piace guardare, cioè non mi piace guardare le cose, mi piace farle, mi annoia guardare gli altri che fanno quello che vorrei fare io, anzi mi frusta perché dico vorrei farlo, quindi evito. Ma sono stata fatta, sono una persona strana. Comunque, fase love bombing. Che cosa sta facendo Amber secondo quello che racconta ovviamente Depp? Dando fede a quello che racconta Depp. Lei sta facendo l'acqua per il suo contenitore. Cioè utilizza quella tecnica che è il comprendo chi sei, perché sono molto in realtà sveglia nel comprendere la psicologia altrui, nel comprendere i desideri altrui, e mi trasformo esattamente in ciò che tu desidereresti vedere davanti a te. E questo è quello che frega tutti quanti quelli che finiscono in una relazione tossica con, per esempio, un narcisista manipolatore, un qualunque essere manipolatore. Perché il manipolatore tende a farti credere, appunto nella fase love bombing, di essere il tuo principe o principessa azzurro o azzurra. Sì. E perché studia e capisce esattamente quello che tu desideri e si trasforma in questo. Poi ci sono anche tutti quei giochini psicologici che ogni tanto bisogna, cioè non accontentarlo sempre, ma ogni tanto bisogna contraddirlo, ogni tanto, cioè ci sono tutte delle varie tecnicucce che, se sono utilizzate per, diciamo, un primo approccio, un rimorchio, ci sta, cioè siamo nella fase del corteggiamento, il pavone riapre la ruota e ok, diamo il meglio di noi. Però se vai avanti così per un anno e mezzo e poi ti trasformi nella bestia sagra berserker, e insomma, cioè comincia a diventare un po' strano. Il gatto scorreggiato, perfetto, grazie dell'informazione. Max aveva fatto esattamente così, i primi mesi era perfetto, appena ci siamo messi insieme il delirio. Cioè, appena raggiungono la certezza di non perderti, diventa il delirio. Appena sanno che c'è sentimento e ormai in qualche modo ti hanno legato, ti hanno reso dipendente, allora si lasciano andare nei loro difetti, diciamo. Allora, tra l'altro, Depp descrive Amber, e questa è una cosa che è stata fatta sia al Sun ma anche a questo processo, quindi diciamo che quello che vi sto dicendo del processo del Sun è valido anche per il processo di oggi, perché più o meno le prove sono le stesse, arricchite ma le stesse. Allora, Depp tra l'altro ha descritto Amber come una persona estremamente tossica e litigiosa che cercava in continuazione il conflitto, quindi lei provocava sempre in modo tale che si potesse giungere ad un litigio. Lei voleva sempre litigare, di quelli che si attaccano ad ogni cosa, di quelli che non gli va mai bene niente e non accettano una conciliazione breve nel modo migliore possibile, perché loro non gli interessa la conciliazione, non gli interessa la soluzione della diatriba, gli interessa la diatriba, perché per soggetti come Amber Heard riuscire ad avere un rapporto con qualcuno implica necessariamente il conflitto, cioè è probabilmente una persona abituata ad avere rapporti conflittuali, per cui ha normalizzato questa dimensione, ma non solo, è la chiave con la quale lei misura il grado d'amore dell'altro. Ah, ripeto, disclaimer, idea mia, mi sono fatta io la mia idea, non è scritto da nessuna parte, è una mia, così, un mio viaggio. Mi ha dato l'impressione, Amber, di essere uno di quei soggetti che vuole litigare proprio per misurare l'amore, cioè ti porta allo stremo per vedere quanto reggi a stare con me, quanto mi ami, quanto dolore riesci a sopportare, perché più dolore sopporti, più mi ami. È una sorta, so che è complesso, ma ci sono soggetti che ti testano, ti mettono alla prova in continuazione, no?
A me questa è la fantasia che mi sono fatta io, anche se non l'ho sentito dire. Poi magari l'hanno detto, poi sto ridicendo cose già dette, ma non le ho sentite. E credo che lei abbia una grande insicurezza, in realtà, sia rispetto a se stessa, sia rispetto al rapporto. Ed era per questo che lo doveva mettere sempre alla prova, per avere la conferma che lui la amasse. Ma lui non faceva quello che lei si aspettava, ovvero entrare nel conflitto. Lei voleva litigare, creare rapporto tramite conflitto e poi magari risolvere tutto andando a strapparsi i vestiti da qualche parte. Lui, davanti alle aggressioni, davanti al tentativo continuo di litigare, si ritirava in se stesso. Quindi evitava il confronto, non rispondeva, se ne andava. Risultato, lei aveva come feedback: non gliene frega un cazzo. Quando non era così, non è che lui non gliene fregava un cazzo, era che lui non voleva soffrire inutilmente per delle cagate che si sarebbero risolte da sole o che evidentemente lei tirava su apposta per litigare quando lui non aveva nessuna voglia di litigare, cioè non era il suo hobby litigare, lei invece ce l'aveva come gusto. Quindi che cosa è successo in questa dinamica? Che lui evitava il confronto, evitava il litigio. Lei, che mette il litigio come test per la relazione, prende questa cosa come una fuga da me. Tu non vuoi confrontarti con me perché non te ne frega un cazzo di me. E questo lo sentiamo anche nelle registrazioni, tra cui ci arriveremo tra un attimo, nelle registrazioni in cui lei dice: tu non lotti mai con me, tu non lotti mai per me. L'ha detto. Tu non lotti mai con me, quindi non lotti mai per me. Quindi litigare, è un modo per lei di lottare per lei, cioè di creare, no? Di foraggiare la relazione, quando per lui invece è una cosa distruttiva che vuole evitare. Sì, lei non è a casa tutti i mercoledì, però neanche lui, quindi nel senso, vediamola un po' in maniera più oggettiva possibile. Adesso veniamo appunto a quelle registrazioni incriminanti, perché già durante la causa del Sun erano venute fuori queste registrazioni che sono avvenute durante le loro sedute di coppia. E in queste registrazioni, che vi invito ad andare a sentire, su YouTube trovate tutte 10 ore di registrazioni varie, comunque ci sono molti punti in cui Amber ammette di aver fatto violenza su Depp, e lo ammette chiaramente, ma proprio chiaramente. E tra l'altro in quella registrazione Amber si lamenta del fatto che ogni volta che lei attacca Johnny Depp, lui, invece di affrontarla, se ne va e non la cerca più. E invece poi lo deve cercare lei. Che anche questa cosa del far la prima donna che se ne va. Va bene, Johnny, che te ne vai perché non vuoi litigare, ma almeno dopo puoi anche tornare indietro. No, lui si faceva cercare sempre da lei. Vabbè, dai, ce l'aveva così. Se non se la tira Johnny Depp, chi se la deve tirare? Comunque, nella registrazione... Sì, la live andrà anche su YouTube. Perché ha perso con il Sun? Ottima domanda, Elettra. Ottima domanda. Ci arriveremo alla fine di tutto e cercheremo di capire perché ha perso contro il Sun. Comunque, in questa registrazione, tra l'altro, c'è Johnny. Io veramente vi invito a sentirle, perché in tutte le registrazioni che si sentono c'è Johnny dimesso, sottone, zerbino, che manco veramente... Cioè, proprio che dici, ma perché Johnny... Cioè, lui tutto che la asseconda, che sì, pone avanti le sue ragioni, ma sempre con un tono molto dimesso, molto sottomesso, e lei che lo aggredisce più e più volte, lo insulta, eccetera. Lui, perché sapeva di stare registrando? Bah, erano le loro sedute dallo psicologo, e anche durante le telefonate che sono state registrate, tra l'altro l'andamento era sempre quello. Cioè, Johnny addirittura si fa rigirare come un calzino da lei. Non ci sono più i VIP di una volta, hai ragione Lisa.
No, perché il problema è questo, Elisa, che quando vai a casa della gente, che siano i VIP o che siano chiunque, poi alla fine viene fuori il mondo. Quindi, cioè, tutto il mondo è paese, come si suol dire, quindi non è tanto i VIP, non i VIP, ma infatti, perché è interessante questo processo? Perché mostra delle sfaccettature quotidiane che fanno parte anche dei babbani. Strike Fede, non è violenza psicologica questa? Ha voglia. Tra l'altro c'era lui che si fa rigirare come un calzino, cioè per esempio ci sono dei punti in cui lei gli mette parole in bocca che lui non ha mai detto, ma lui dice sì, cioè nel senso ci sta alle affermazioni di lei, le dà ragione in certi punti, anche quando avrebbe ragione lui, ma dà ragione a lei, cioè si vede proprio che lui è arrendevole sotto me, basta che si smetta di litigare, cioè questo è il suo slogan, basta che smettiamo di litigare perché ti prego vorrei un idromassaggio in questo momento e una canna magari, cioè mi sembra messo così e lo capisco molto bene, scusate, mi metto molto nei panni di Johnny, sono di parte, lo so, scusate. E insomma, dice in questa registrazione Johnny che lui è tutto veramente così dimesso che dice guarda io però sto male quando mi picchi, perché mi dai i pugni in faccia, mi fai male, cioè perché mi devi picchiare? Perché la violenza? Una cosa brutta è la violenza. È per questo che io me ne vado quando litighiamo, perché tu mi aggredisci fisicamente e io sono terrorizzato, anche terrorizzato di magari reagire poi a un certo punto, quindi piuttosto che reagire mi do. Lei in questo punto gli risponde You are a baby! Lo prende per il culo e dice non sei un uomo, sei un bambino, sei un pusillanime, perché io ti do un pugno e tu non stai nella lotta. Ok? E poi aggiunge che il fatto che lei lo picchi non è una buona ragione per andarsene. Quindi c'è l'ammissione di colpa, c'è l'ammissione del fatto che lei lo picchiasse. Su questo punto, ragazzi, non ci sono troppi dubbi. Cioè, sul fatto che lei picchiasse lui, non ci sono troppi dubbi. Il dubbio è, lui picchiava lei? Perché è questo il problema, perché la diffamazione si basa appunto su ciò, ovvero lei che ha sostenuto pubblicamente che lui la picchiasse. Quindi, dov'è che andiamo a smontare la diffamazione? Laddove sia vero. Se viene fuori che è vero, non è diffamazione e Johnny perde la causa. Se viene fuori che non è vero e lui non l'ha mai picchiata e lei ha sempre finto tutto, asci che la vince la causa Johnny. Ti leva gli insulti dalla bocca. Sì. Sì, la lotta quasi uguale a una relazione sana. Sì, ragazzi, cioè se si litiga in questo modo qui non è una relazione sana, non c'è bisogno che ve lo dica, però così, giusto per dire ovvietà. Lui, quando lei gli dice guarda, il fatto che io ti picchio non è una motivazione per andartene, lui ribadisce se vuoi stare con me, la violenza non ci deve essere. E lei risponde non posso prometterti di non essere più violenta, perché tu mi devi permettere di avere delle reazioni. Ragazzi, se queste parole le avesse dette un uomo, cioè, però le ha dette Amber Heard, biondina, carina, no? Quindi tutto a posto. Vabbè, anzi, tutto a posto il cazzo, perché io spero che paghi per quello che ha fatto. Perché l'ha fatto, cioè non è che c'è molto da dire, l'ha fatto, lei ha picchiato lui, su questo siamo certi, lo dice lei stessa, quindi. Però dice, ricatto manipolatorio numero 1, aggiunge, però Johnny, se tu cambi atteggiamento, io potrei anche cercare di non perdere il controllo. Quindi, se stai alle mie regole, se sei chi dico io, se ti comporti come dico io, non ti picchio. Ma se sbagli qualcosa, certo, io non mi posso mica trattenere, devi permettermi di avere delle reazioni, certo. Ma vi invito ad andarvi a guardare anche, proprio andare a sentire con le vostre orecchie queste registrazioni, perché è importante. Albe Nobel per la pace a Johnny. Adesso non esageriamo perché anche Johnny ha le sue colpe, ha voglia. E anche lui crisi di gelosia atomica, eccetera. Rompeva le balle, lui ubriacone. Adesso vedremo anche dei video dove non fa certo una bella figura. Però ragazzi, qui è tutto incentrato non su se Johnny fosse un cattivo o un buon partner,
ma su se Johnny ha picchiato Amber Heard lasciandogli i lividi in faccia. Questo è il punto, ok? Comunque sia, parte, no, questo processo per il Sun. Ci sono le accuse di Amber. Le accuse di Amber sono molto pesanti, che sono state portate al Sun, quindi prima guardiamo queste. Amber racconta che è iniziato tutto dopo un anno di matrimonio, anzi dopo un anno di relazione, cioè nel 2014, lo sono messi insieme nel 2000... No, scusatemi. Comunque inizia tutto nel 2014. Lei dice dopo un anno, vabbè, un anno e mezzo, fate un anno e mezzo. Perché Johnny ha ricominciato ad abusare di droghe e alcol. Diciamo che lui ha attraversato questo periodo, forse tutta la sua vita, sembra di capire, in cui prova a smettere ma poi ci ricascava, poi prova a smettere poi ci ricascava. Quindi ha avuto dei periodi di buona, in cui era pulito, e dei periodi di pessima, perché andava in dipendenza nera. E Amber dice che quando Depp beveva diventava particolarmente violento con lei. Lui ha sempre ammesso la sua dipendenza da droghe e alcol, ma dice che, e cosa che ha detto anche ieri, lui non ha mai abusato di nessuno sotto droghe o alcol, ma solo di se stesso. Lui ha sempre detto: l'unica persona a cui ho sempre fatto del male assumendo droghe e alcol sono io. Ovvero, quello che vuole dire è: no, non ho mai fatto violenza su Amber anche se ero fatto o ubriaco, perché non è nella mia natura. E ribadisco, è vero, cioè nel senso che non è che se tu sei sotto droghe e alcol allora automaticamente diventi aggressivo e violento, non funziona così. Dipende anche dal temperamento che uno ha di per sé, dipende dalla propria predisposizione. Se tu non sei una persona violenta di base, ti possono dare tutte le droghe e l'alcol che vuoi, ma non è che diventi un berserker così, perché ti trasformi in qualcosa che non sei. Ok, però aggiunge una cosa Johnny qui. Dice che sì, è vero, lei si lamentava un sacco della sua dipendenza, di lui che beveva, si drogava e si lamentava tantissimo del fatto che lui fosse un ubriacone, tant'è che ha appunto riportato che quando lui beveva diventava violento, ma d'altra parte alimentava il suo alcolismo, perché quando lui magari era in un periodo no alcol in cui smetteva, lei gli portava sempre il bicchierino di vino, e per esempio un rituale era il bicchiere di whisky sul comodino mentre lui stava per addormentarsi, magari mentre guardava TV o leggeva un libro, e gli portava sempre il bicchierino di whisky, perché anche lei ovviamente beveva, si drogava, ma lui sostiene, Johnny sostiene, che ad Amber facesse comodo che lui bevesse, così poteva avere la scusa per sminuire quello che lui diceva davanti agli amici. Cioè lei era una solita sminuirlo davanti agli altri, ovvero quando lui diceva qualcosa magari non era ubriaco davvero, semplicemente era lì, magari un po' brillo, però non era ubriaco, lui diceva una cosa, a lei non gli andava bene, oppure lei voleva cogliere, no, l'occasione per sminuirlo, farsi bella agli occhi dei suoi amici, e diceva: ah, ma tanto è ubriaco, che cazzo ci creda quello che dice lui, ma sì, ma sta delirando, è ubriaco, è fatto, dai, ubriacone, così. Quindi, insomma, è inquietante, davvero, sì. Comunque, Amber porta delle prove a sostegno delle sue accuse, perché al Sun ovviamente portavano tutto questo. C'erano molte foto di lividi che Depp sostiene fossero create ad arte, e c'erano anche degli screenshot dei messaggi. Ci sono, tra l'altro, dei riferimenti delle violenze ricevute da Amber nelle conversazioni tra lei e i suoi amici. Questi sono gli screenshot che Amber porterà come prova. Cioè lei che scrive: ciao zio, ciao zia, Johnny mi ha picchiata anche oggi, cavolo, ho la faccia tumefatta. Oppure ciao assistente, domani non posso fare questa intervista perché Johnny mi ha picchiata, quindi mi sento molto male. Poi ci andava lo stesso, cose del genere. Comunque sono tutte conversazioni Amber, altre persone, e queste sarebbero le prove. I lividi, secondo la versione di Johnny, se li sarebbe procurati, o se li sarebbe procurati da solo, o se li faceva col trucco. Più probabilmente se li faceva col trucco. Comunque, adesso facciamo una bella carrellata
ma cercheremo di andare veloce perché così arriviamo al processo di questi giorni. Una bella carrellata degli episodi di violenza denunciati da Amber che già conoscevamo prima di questo processo, però sono tornati tutti fuori adesso e quindi stiamo parlando più o meno delle stesse cose, ma per far chiarezza. Amber racconta che ci sono stati in totale 14 episodi di violenza e li racconta tutti. Io vi racconto, diciamo, i principali, quelli che vengono ripresi in questo processo. La prima volta pare che l'abbia picchiata nel 2013 a Los Angeles. Stavano parlando di un tatuaggio. Amber ride di un suo tatuaggio. No, scusate, stavano parlando di un tatuaggio che Johnny Depp aveva fatto per sua moglie, per la sua ex moglie, tipo un tatuaggio così che aveva cambiato. E lei tipo lo prendeva. Non era Winona, era per Winona, mi sa. Perché lui aveva scritto tipo Winona Forever e alla fine l'ha cambiato ed era diventata Wino, una cosa del genere. Ok, la ex. Ok, non era moglie della ragazza, perdonatemi, io il gossip proprio niente. E insomma Amber l'ho preso per il culo per questo tatuaggio perché lui lo aveva cambiato così per farlo diventare Wino Forever, poteva sembrare vino, non lo so. Comunque Amber lo prende per il culo, lui se la prende e la prenderebbe a schiaffi, dandole 3 schiaffi, il terzo del quale l'avrebbe fatta cadere per terra. Johnny ovviamente dice che è tutto falso, che lui mai se la sarebbe presa per un suo tatuaggio, che lui è il primo che ride di se stesso e bla bla bla. La seconda volta succede l'8 marzo 2013, perché se non picchi una donna il giorno delle donne non sei Johnny Depp, a Los Angeles. Lui era fatto e ubriaco e si è arrabbiato perché aveva visto che lei aveva in casa un quadro regalatole dalla sua ex. We know, usato nel slang per dire ubriachi. Grazie Cacatwins. Cacatwins è bellissimo. Grazie comunque per avermi spiegato questa cosa. Ah, che bello, Costanza, sono contenta, ti faccio compagnia. Insomma, lui aveva visto sto quadro che lei teneva in camera da letto, che gli aveva regalato la sua ex, perché lei prima di stare, Amber Heard, prima di stare con Johnny, stava con una ragazza. Non mi chiedete dettagli perché non so assolutamente nulla. Comunque, lui è impazzito di gelosia, ha cominciato a farle una scenata per sto quadro. E addirittura lo ha divelto dal muro tentando di dargli fuoco. Ora io mi chiedo anche come mai non ci sia riuscito a dar fuoco a questo quadro. Comunque Amber avrebbe chiamato sua sorella Whitney per farla parlare con Johnny, ma lui si calma. A quanto pare, quando la sorella se ne va, ricominciano a litigare, lui diventa violento, la picchia e uno schizzo di sangue dal labbro colpito da lui, di Amber ovviamente, questo schizzo finisce sul muro e c'è la prova dello schizzo di sangue sul muro. A conferma di questo fatto, Amber porta lo screen di una conversazione tra lei e Johnny qualche giorno dopo. Oh, ma c'è anche la Silvia! Sta cosa di Wineford non sta minimamente in piedi, lo racconta anche nelle interviste ponendosi palesemente per il culo. Infatti, cioè già lui si prende per il culo per sta cosa. Comunque lei come prova porta questo. Johnny le scrive: dovresti sapere che esiste un libro che si chiama Disco Bagno di Sangue. Era tipo Disco Bloodbath. Ok. Lei risponde: dobbiamo averlo. Per caso parla dello scorso venerdì sera? Ovvero quando sarebbe successa sta cosa. Lui: come fai a farmi sorridere in un momento così terribile? Sì, parla di venerdì sera. Ti amo, stronzetta troia, eccetera, eccetera. No, perché è sempre comunque bello dare della stronzetta troia alla tua amorosa, però ok. Anzi, tua moglie. Ora, il fatto che lui abbia detto sì, parlo dell'altra sera, per lei è una prova del fatto che lui l'abbia picchiata. Allora, a parte che è una cosa presa proprio per le orecchie in una maniera estrema, disco bagno di sangue, ok, l'altra sera è stato qualcosa che ha avuto a che fare con disco bagno di sangue, forse c'è stato un bagno di sangue, quindi forse c'è stato un po' di sangue, ma questo sangue da chi è uscito? Da Amber o da Johnny? Perché in questo scambio non è molto chiaro. Potrebbe anche voler dire che il sangue è uscito da Johnny.
Potrebbe voler dire qualunque cosa, esattamente. Ma loro ovviamente l'hanno rigirato in modo che sembrasse assolutamente che si parlava del fatto che lui avesse picchiato lei. A me, ecco, una cosa che mi fa pensare che ci sia davvero della malafede sotto è che tutte queste prove che lei porta sono veramente le prove dei disperati, cioè di quelli che si arrampicano sugli specchi, cioè non ci sono delle prove convincenti. Poi parleremo anche della Palette Milani, l'ultima figura di merda del secolo. Se hai letto qualche ora fa, la storia dei lividi è stata smentita, sostenendo di aver coperto i lividi con un prodotto della Milani. Ma che qualche ora fa? Qualche giorno? Adesso ci arriviamo, farò patata, ci arriviamo. Lui, la versione di Johnny Depp rispetto a tutto questo è stata che lui ha chiesto ad Amber di togliere quel quadro. Sì, ha fatto una scenata di gelosia. La sorella di Amber pare non essere mai intervenuta in questa diatriba, ma non c'è mai stata violenza, cioè hanno litigato verbalmente. Lui ha insistito parecchio perché lei togliesse quel quadro perché era geloso. Lui è geloso. Ecco, questo tenetelo bene a mente. Lui è geloso. Ok, vogliamo parlare dell'avvocata di Amber Heard, come cazzo sta? Faccio un piccolo disclaimer, come dire, spezzo una lancia a favore dell'avvocata di Amber Heard. Se la tua cliente ti dice che lei ha portato davvero questa palette nella borsa per 2 anni e con questa palette ha coperto i lividi e te lo dice, tu avvocato non è che ti metti a indagare se la tua cliente ha detto o meno la verità, la prendi per buona perché stai difendendo lei, pensi che lei faccia il suo interesse e ti stia dicendo la verità. Quindi raga, sì, forse lei avrebbe dovuto controllare le parole di Amber Heard avendo una cliente un po' strana. Però ragazzi, cioè non si può prendere poi troppo con l'avvocato, cioè, fino a un certo punto, ok? Nel senso, è lei che è una bugiarda patologica, ha mentito anche all'avvocatessa, cioè è cascata anche l'avvocatessa, cosa devo dire. Se la cliente stessa non fa il suo interesse e dice bugie, adesso arriviamo a quello. Comunque, l'altro episodio di violenza annoverato tra gli episodi di Amber avviene il 24 maggio 2014 su un aereo privato. Johnny, secondo la versione di Amber, avrebbe bevuto moltissimo sul volo, appunto che aveva bisogno di una bombola di ossigeno. Lui beveva perché era particolarmente incazzato a causa di una scena romantica che Amber Heard avrebbe girato il giorno precedente insieme a James Franco. James Franco è la nemesi di Johnny Depp. Se voi pensavate di essere dei, come dire, io mi sento così fragile e insicuro e sono geloso di quelli più belli di me, se fossi come Johnny Depp non avrei bisogno di essere geloso di nessuno, ora tutto questo può crollare! Sono tutti gelosi e insicuri, anche Johnny Depp! Johnny Depp ha le paranoie su James Franco. Così, se volete sentirvi meglio con voi stessi, secondo me questo fa bene. A me fa bene, raga. Scusate, ma a me fa bene. Come Mattia, grazie! Vabbè, mica è brutto James Franco. No, appunto, Johnny Depp è umano. Ma questo cosa ci insegna? Che non è che se sei bello, ricco e pure intelligente non devi essere geloso di nessuno. Ma ci insegna che tutti hanno le proprie fragilità e che tutti invidiano qualcun altro o che tutti sentono che qualcun altro ha qualcosa in più di loro. That's it. Quindi, allora, Amber, siccome aveva visto che Johnny era bello incazzatello, che già beveva, ce l'aveva con lei per sta scena, decide, secondo quello che gli racconta, di stargli alla larga. Ma lui continuava a punzecchiarla per litigare. Proprio classico atteggiamento di Johnny, quello di punzecchiarla per litigare, proprio neanche un po' di proiezione qui. A questo punto lui le avrebbe lanciato una sedia, poi le ha dato un calcio facendola cadere a terra, per poi tirarle uno stivale urlandole insulti. Insomma, dopo averla picchiata in questo modo, lui sarebbe entrato nel bagno ed è svenuto lì dentro. Come prova di questi fatti, Amber porta uno screen di un messaggio di Depp del giorno dopo in cui lui si scusa.
lui semplicemente in questo messaggio dice: amore mio, ti amo, mi faccio schifo da solo, non lo faccio mai più, non so cosa mi sia preso, devo guarire, ho dei problemi. Però non è che gli dice scusa per averti picchiata, cioè non c'è un riferimento alle botte, cioè semplicemente lui che si scusa per il suo comportamento. E poi vabbè, nel messaggio continuano a parlare delle gelosie di James Franco, bla bla. Comunque Amber aggiunge anche lo screen di una sua conversazione con l'assistente di volo, che evidenzia effettivamente quanto Depp fosse ubriaco, quanto stesse male e che effettivamente era svenuto nel bagno e aveva le bombole d'ossigeno. Cioè Depp è fuori come i culi, nel senso che beve, ma che beve proprio... ok, da svenire. Depp ribadisce a queste accuse dicendo che effettivamente era ubriaco, ma lui non l'ha mai aggredita fisicamente, era sempre lei quella che provocava e voleva litigare, tant'è che non è un suo atteggiamento quello invece di essere punzecchiante e voler litigare, ma lui l'ha ignorata. Inoltre mostra la qui la smerda di brutto, perché mostra la planimetria dell'aereo e dimostra che la dinamica del lancio della sedia, il calcio, le cose, come l'ha raccontata lei, era assolutamente fisicamente impossibile. E qui il terzo avverrebbe ad agosto 2014, terzo episodio di violenza. Ad agosto del 2014 alle Bahamas, in occasione della disintossicazione dall'alcol di Johnny. Perché capito, Johnny non è che va a disintossicarsi a San Patrignano, capito? No, lui va alle Bahamas e giustamente dice: oh, già che sono qui comunque voglio stare in un bel posto. E fai bene, Johnny, fossi in te farei uguale. Johnny aveva anche un'infermiera privata e un medico privato per seguirlo ovviamente rispetto a tutta la sua patologia, tutti i suoi problemi, no? E in questa occasione l'infermiera privata di Johnny ha dovuto chiamare il medico per farsi aiutare, perché gli episodi maniacali di Johnny erano diventati particolarmente ingestibili e violenti. Ma hanno sempre tutti raccontato che nei suoi episodi maniacali si intende che impazziva in preda all'alcol e alle droghe, lui ha sempre aggredito gli oggetti, che è violenza, ragazzi, ricordatevelo. Spaccare oggetti davanti a un'altra persona è violenza psicologica, non fisica, ma psicologica, perché comunque quello che tu stai comunicando è spacco oggetti per non spaccare te, e spacco oggetti per non spaccare te è un desiderio di spaccare te, quindi è violenza, ragazzi. E su questo non ci piove. Fatto sta che comunque lui ha sempre solo spaccato gli oggetti, se vogliamo dire solo, però non è bello per niente. In questa occasione Amber racconta che Depp l'avrebbe aggredita prendendola a calci, spingendola per terra, schiaffeggiandola e poi tirandola per i capelli. In quell'occasione Amber racconta che lui ha preso a calci una porta rompendola per quanto era incazzato e come prova porta la foto della porta rotta. Ma qui di nuovo casca l'asina, perché quella porta di cui lei aveva portato la foto non era dalle Bahamas, ma era nella penthouse di Los Angeles, era nella penthouse di Johnny Depp di Los Angeles, quindi di nuovo una prova falsa. Ora, io mi chiedo, ma visto che sto cristiano spaccava cose ovunque passava, che, cioè, sembrava manco Taz di Tasmania, no? Cioè, non riuscivi a portare una prova che fosse vera? Cioè, non ha spaccato una cosa alle Bahamas se potevi portare quella? Cioè, Johnny, porta chi te pare, no? Perché è via di prove false. Io non ho capito perché. Se tu hai ragione, cioè se tu sei una vittima di violenza, perché devi portare delle prove false? Che bisogno hai di portare prove false? A me è questo che mi manda fuori di testa. Ti falsificano tutte le prove che porti, cazzo, dai, Dio buono, scusatemi, però mi viene sull'arterio. Ma sapendo tutte ste balle, com'è possibile che si sia ancora dietro a tutto questo? Hanno avuto una relazione tossica reciprocamente, però mi sembra strano che sia ancora tutto sotto processo. Perché ci deve essere un giudice che dice sì è vero che è tutto falso, oppure sì è vero che è tutto vero. Beh, si sa, ma deve essere scritto, deve essere verbalizzato, insomma, da un giudice.
guarda, Florida, lei è un soggettone. Lei è veramente un soggettone. Anche lui, ma lei secondo me un po' di più. Anzi, Johnny Depp racconta come durante la sua permanenza alle Bahamas per la disintossicazione, voi non so se lo sapete, neanche io non lo so tanto bene, ma durante la disintossicazione si prendono anche dei farmaci per riuscire a sopportare i dolori dell'astinenza. E lui gli avevano prescritto questi farmaci, quindi li doveva prendere. Ma pare, almeno lui racconta questo, che Amber gli impedisse di prendere questi farmaci perché non si sa quale motivo, ma lo lasciava soffrire da solo. E lui ha raccontato che questa è stata una delle torture più atroci a cui è stato mai sottoposto in vita sua. Ora, io non so perché lei gli negasse i farmaci, se lo faceva per tortura o perché era convinta che quei farmaci facessero male, o non lo so, o perché in qualche modo voleva dirgli adesso tu soffri così ti ricordi meglio come si sta, no? Voleva essere, no, in qualche modo un'educatrice così severa, non ne ho idea, comunque gli negava i farmaci e lui è stato malissimo. La cosa che trovo assurda è che lei si lamenta del fatto che Depp non reagisse, lo accusava di andare via quando litigavano, gli dava addirittura del pusillanime del bambino. Ma in teoria una vittima non dovrebbe essere sollevata dal fatto che il suo carnefice la lascia stare. Brava! Esatto, assolutamente sì. Voi dite sadica? L'alcovel di Marco Prato, esatto. Ha bisogno di portare prove false perché evidentemente non ha avuto modo di collezionare qualcosa di valido. Un po', in buona parte, perché non è mai successo e un po' perché evidentemente non ci ha pensato sul momento. Invece secondo me sul momento ci pensava perché era un po' che faceva le foto alle cose, registrava. Anzi, mi stupisce che essendo da un po' che aveva questo progetto di registrare le cose non abbia avuto delle prove più valide, e forse non le ha perché non sono mai successe. Forse gli negava i farmaci, faceva comodo che non si disintossicasse. Come il discorso del comunque ti do il vino anche se cerchi di smettere perché mi fa comodo, no, in qualche modo darti l'ubriacone. Sì, Rick, ho saputo quello che ha detto la psicologa dell'Amber Heard. Vagamente però, so che ha detto che ha un disturbo borderline istrionico e insomma mente, che dice le bugie, è abbastanza assodato. Ok, c'è un'altra occasione a dicembre 2014 in cui lui l'avrebbe picchiata. Come prova, lei ha sempre portato un messaggio di scuse di Johnny Depp in cui lui le scrive: mi dispiace averti deluso, mi scuso tantissimo, ti amo, mi sono spinto troppo oltre, sono un fottuto selvaggio. E lei si attacca tantissimo a questa cosa che lui scrive sono un fottuto selvaggio perché hai visto, mi ha menato, ha scritto che sono un selvaggio. Ma sono un selvaggio può veramente voler dire tante cose. Allora, arriviamo a questo punto a un episodio particolarmente rappresentativo che tra l'altro ha impiegato molto tempo ed interesse anche durante il processo di questi giorni, ovvero la malefatta dell'Australia, ovvero la storia del dito mozzato. Cosa succede? A marzo del 2015 Amber Heard era appena arrivata in Australia per incontrare Johnny dopo un mese che non si vedevano e si accorge, questa è la sua versione, si accorge che lui ha cominciato ad assumere ecstasy, quindi si incazza tantissimo e litigano. Lui quindi di rimando l'avrebbe picchiata malissimo. Lei quindi si barrica in una stanza, ma lui sfonda la porta, tipo Shining, poi la butta per terra, la strangola e le sputa in faccia. Dopodiché Johnny le avrebbe passato una bottiglia di liquore che lei lancia. Anche questa cosa, cioè ti picchia poi ti passa una bottiglia di liquore, vabbè. La lancia. Quindi lui di rimando le lancia delle lattine e delle bottiglie di vetro che lei schiva, poi la afferra, la butta sul tavolo da ping pong, sfondandolo sotto il peso di lei. E di questo episodio, insomma, parlano tra l'altro anche nella famosa registrazione avvenuta durante la terapia di coppia. Ma qui, nella registrazione,
è Johnny a dire tu mi hai lanciato le lattine, tu mi hai lanciato la bottiglia. E lei mica dice che non è vero. Lei dice sì. Anzi, quindi, vabbè, comunque Amber continua ad accusarlo dicendo che in quell'occasione lui la teneva per la gola con una mano, mentre con l'altra mano avrebbe avuto in mano un telefono che stava spaccando contro il muro. Questo per spiegare l'incidente del dito. Perché spaccando questo telefono contro il muro, il telefono gli avrebbe rotto il dito. Ok. Ora, dopo che Johnny si è rotto il dito spaccando il telefono contro il muro, lui si è fatto male, lei è riuscita a liberarsi, è andata in camera e lui è rimasto solo a scrivere sui muri cose col sangue. Questo è il racconto di Amber. Ora, vediamo la versione di Johnny. Johnny dà una versione completamente diversa. Lui dice che in quell'occasione lui le aveva comunicato di voler stipulare un accordo post-matrimoniale. Si può fare sia pre che post-matrimoniale, in ogni caso serve a come dire, delineare quello che succederà in caso di divorzio. Insomma, non è mai un argomento così molto soft da trattare. E infatti lui racconta che lei impazzisce al dover fare un contratto post-matrimoniale. E quindi lui cerca di evitarla per tutto il giorno. Lui racconta addirittura che si nascondeva nei bagni, perché erano gli unici luoghi dove lei non lo raggiungeva, anche perché avevano 7 bagni, no? Quindi uno o l'altro andava nei bagni a nascondersi. Ma lei, insomma, continua a rompergli le balle. Fino a che lui non raggiunge il bar della casa che avevano in Australia. Lei lo segue, sempre cercando di litigare, lui la ignora, si versa un bicchiere di vodka, e io mi immagino anche che con una persona che vuole sempre litigare in casa tu hai più voglia di bere poi. Comunque si versa questo bicchiere di vodka e lei si incazza con lui perché lui beve. Quindi Depp racconta che lei gli ha preso la bottiglia di vodka e gliel'ha lanciata contro, però lui ha fatto così, l'ha schivata, ma gli è arrivata qui, quindi se no gli sarebbe arrivata in faccia. Questa bottiglia si è andata a schiantare dietro di lui, insomma contro quello che c'era dietro. Quindi lui cerca di ignorare questa reazione, quindi rimane stoico, ignora e dice: fai un respirone, prende un'altra bottiglia e finisce di versarsi quello che si doveva versare, un'altra bottiglia più grossa. Ma anche questa verrà strappata di mano da Amber, che gli lancia anche questa. Lui, nel frattempo, mentre lei insomma la brandiva prima di lanciarla, si era allontanato e si era messo con la mano sul bancone così. Quando lei... mi stai ignorando, come ti permetti? Esattamente. Quando lei ha lanciato questa bottiglia, la bottiglia è atterrata proprio sulla sua mano che era sul bancone e gli ha frantumato l'osso del dito medio e gli ha praticamente tagliato di netto quasi la falange, cioè gliel'aveva praticamente esplosa. Non contenta, Amber gli avrebbe anche poi spento una sigaretta in faccia. E abbiamo una foto di questo. Scusatemi, ecco. Qui c'è Johnny Depp con, lo vedete? Adesso qui forse è piccolino, ve lo faccio vedere più grande. Vedete quel segno che c'ha sulla guancia? Non è una voglia o un neo, ma è un segno di sigaretta spenta in faccia a lui. Qui era in ospedale con il dito fasciato, pieno di sangue e tutto. Quindi per quello lo vedete in questa posizione strana. Torniamo a loro. Stiamo parlando in via generale. Sì, tossica e come che tossica. Insomma, data l'entità della ferita del dito, è anche abbastanza impossibile che se la sia fatta con un telefono sbattendolo contro un muro. Cioè, ci deve essere proprio dei tagli o cioè, insomma, è ingentissima quella ferita.
Tra l'altro esiste una registrazione super creepy e molto sanguinosa di quel giorno in cui il medico personale sta cercando il pezzo di dito di Johnny in giro per la stanza, non lo trova e dice tipo non trovo il dito, tutto in ansia. E l'infermiera, insomma, che sono tutti in ansia perché chiede tipo quanto è grande questo pezzo di dito? Non lo so, me l'ho guardato nel cestino, non c'è niente che assomiglia a carne. E tipo veramente assurdo. Ma la cosa importante è che in questa registrazione si sente Johnny che dice ad Amber: spero che domani te ne andrai e ti renda conto di che cosa sei e cosa mi hai fatto. Lui, tra l'altro, ammetterà candidamente di aver fatto le scritte sui muri con il sangue che gli usciva dal dito, perché ovviamente lui, cioè, non è a casa tutti i mercoledì neanche lui, quindi se ha del sangue che esce da un dito ovviamente lo deve usare per fare delle opere d'arte, perché lui non è un artista così pazzo. Poi gli piace scrivere sulle cose. Comunque, in generale, lui è uno che così scaraboccia, è rimasto così a 4 anni, quando ti danno le matite tu scrivi sui muri, lui lo fa col sangue, però alla fine comunque lo faceva anche coi pennarelli. Gli piace scrivere sulle superfici. Però io ho anche detto, ma glielo comprate un quaderno sto bambino? Deve usare i muri? Comunque dirà tra l'altro che per evitare scandali Johnny Depp ha sempre detto a tutti di rivelare alla stampa che in realtà si era chiuso il dito in una porta. Ora, sappiate che la Disney per questo incidente ha dovuto rimandare le riprese di Pirati dei Caraibi di 2 settimane, perdendo così ben 5 milioni di dollari. Quindi il ragionamento è: Johnny Depp ha ricevuto una ferita da parte di Amber Heard, no? Perché alla fine abbiamo appurato che è stata lei. Ha ricevuto una ferita in seguito alle violenze di Amber Heard. La Disney perde 5 milioni a causa della ferita provocata da Amber Heard, ma comunque la Disney licenzia Johnny Depp per le denunce fatte da Amber Heard a lui. Ha tutto molto senso. Cioè, sostanzialmente c'è Johnny Depp che ha un culo largo così a forza di prenderselo. Cioè, lei non è a casa tutti i giovedì, lui non è a casa tutti i mercoledì. Se tutti e due non fossero a casa lo stesso giorno sarebbero a posto. Hai ragione, Edo, hai ragione, infatti, hai ragione. Alla Disney, ragazzi, purtroppo alla Disney fanno l'interesse delle mammine pancine. Cioè, la Disney, se non sei moralista, ista con la M maiuscola, non puoi farne parte. Cioè, nel senso, devono portare avanti il moralismo di sto grandissimo cazzo, che è il motivo per cui mi stanno sui maroni. Poi c'è l'episodio del dito del piede. Non so quanti follower sto perdendo oggi con questa live, però mi dispiace, non ce la faccio a essere oggettiva e non ce la faccio fare. Allora, l'episodio del dito del piede è anche importante, perché Johnny racconta che durante un litigio lui si era barricato in bagno. Lei cercava di entrare e lui teneva la porta chiusa, cioè la solita scena di lui che insomma, lei che cercava di entrare in bagno, lui che la teneva chiusa. Insomma, alla fine tra tira e molla, comunque lei in qualche modo della forza doveva averne, perché riusciva a fare tira e molla con la porta con Johnny, devo dire, complimenti. E, insomma, chiudendo sta porta lei aveva messo il piede in mezzo e lui le ha ferito un dito del piede. E lui questa cosa l'ha sempre ammessa e si è sempre scusato tantissimo perché si è reso conto di averle fatto male, di averla ferita fisicamente. E quindi lui, un po' per vedere il danno che aveva fatto al piede, perché lei si lamentava, hai fatto male al piede, lui se n'era accorto, apre un pochino di più la porta e si abbassa con la testa per vedere il piede. Quindi lei, che era in piedi, vede che lui fa questo gesto e per tutta risposta dà un calcio fortissimo alla porta che lui si prende in faccia così. Dopodiché lui ovviamente si rovescia all'indietro, lei entra e gli molla un pugno in faccia. Questa cosa è andata come la racconta Johnny perché viene raccontata esattamente così nella registrazione fatta con lo psicologo, in cui Amber ammette tutta la dinamica. Tra l'altro in questa registrazione si sente anche Amber che lo prende per il culo perché lui avrebbe chiamato la sicurezza. Perché lui dice, io quando ti picchio, tu piuttosto che rispondere chiami la sicurezza.
pusillanime. Amber, ma ringrazia Dio. Cioè, ringrazia Dio che sei andata avanti a tirare dei pugni a un armadio drogato, strafatto e ubriaco e che non te li abbia mai dati indietro. Anzi, ringrazia che chiamava la sicurezza proprio per... No? Ma che rabbia! Ma veramente? Ma veramente? Cioè, tra l'altro, voglio dire, la ringrazia, adesso no, non deve ringraziare, ovviamente non deve ringraziare, scusate, ho detto una stronzata. No, non avrebbe mai dovuto reagire, non avrebbe mai né strafatto ubriaco in nessun caso, si picchia nessuno, però la legittima difesa a una certa c'è anche. Cioè, mi dispiace dirlo, ma è stato, anzi, se è vero quello che dice, ovviamente, è stato anche un santo lui a non reagire mai. Perché, voglio dire, se tu mi prendi a pavanne in faccia, mi sbatti una porta e mi dai un pugno, io, sinceramente, tenderei a difendermi. Poi, sai che, però, insomma, qui non ha fatto legittima difesa. E su questo episodio ne abbiamo la certezza perché lo hanno ripercorso anche durante le registrazioni. Pare strano che non abbia mai reagito. Pare strano anche a me che non abbia mai reagito. Lui reagiva sugli oggetti. Cioè, lui si divertiva a spaccare tutto. E anche questo non è un bel comportamento, ragazzi, Cioè, non è giustificabile lo spaccare oggetti. Volevo farvelo presente perché il fatto del ma io non l'ho mai toccata con un dito, ho sempre solo spaccato gli oggetti intorno, tra cui i suoi, è violenza psicologica, sappiatelo. A parte il fatto che evidentemente di indole lui non è così, ma non reagisce, anche perché sa che poi è finita. Guarda che bordello le accuse di violenza. Ecco, esatto. Quello che sarebbe successo per... Esattamente. Sì. Spaccare oggetti per evitare di spaccare lei. Ecco, che non è una bella cosa. Cioè, se ti viene voglia di spaccare l'altra persona e devi spaccare degli oggetti... No. Comunque, il 21 aprile 2016 avviene il patatrack definitivo. Perché? E questa è anche una cosa che viene fuori in questo processo di questi giorni. Perché era il compleanno di Amber. Lei festeggiava il suo 30° compleanno nella loro casa a Los Angeles. Lei festeggiava con i suoi amici, sono invitato della gente, eccetera. Johnny, secondo il racconto di Amber, adesso vi racconto la versione di Amber. Johnny sarebbe arrivato in ritardo dopo 2 ore, completamente ubriaco, e quando se ne vanno tutti litigano perché lui era arrivato in ritardo e ubriaco. Amber racconta che quella sera Johnny avrebbe lanciato una bottiglia di champagne sul muro, ha spaccato un bicchiere, e fin qui ok, l'ha presa per i capelli e poi l'ha sbattuta per terra, facendole del male, trascinandola per i capelli per la stanza. Dopodiché non avrebbero parlato per un mese. Lei aveva addirittura pensato di cambiare la serratura e vorrà chiedere appunto l'ordine restrittivo, e poi ci arriviamo, no? Perché un mese dopo succede tutto, la letterina agli avvocati, eccetera. Secondo la versione di Depp, invece, che è venuta anche a evidenziarsi meglio in questi giorni, bel compleanno, infatti. Secondo la versione di Depp, lui è arrivato tardi alla festa perché aveva dei problemi grossissimi al lavoro, appurati, nel senso che lui ha avuto una fregatura pesantissima dal suo ex manager. C'era un vuoto di denaro assurdo nei suoi conti e stavano cercando di capire da dove provenisse questo vuoto di denaro, e poi lui scopre che il suo ex manager lo aveva truffato, quindi insomma una roba pesante, per cui era impegnato in una riunione su questo, e quindi lui le manda un messaggio per avvisarla che avrebbe fatto tardi. Lei a questo messaggio risponde sure, cioè ok, nessun problema, ma prima di arrivare procurami alcol e marijuana. Lui quindi arriva in ritardo, ma l'aveva avvisata.
E lei, per tutta la durata della festa, non fa altro che sussurrargli all'orecchio cose come: come ti sei permesso di farmi questo al mio compleanno? Davvero sei caduto così in basso? Davvero volevi farmi così male per fare questo al mio compleanno? Che figura mi hai fatto fare con i miei amici? Ora lo sanno che non te ne frega più niente di me, eccetera eccetera eccetera, tutta la sera così a bassa voce perché gli altri non sentissero. Poi quando vanno tutti via, lui... sì, cominciano a litigare, lei esplode, comincia a litigare, lui dice: senti, io vado a letto. Prende su e va a letto, accende la TV e prende un libro e si mette a leggere. Lei però ovviamente non può smettere di litigare e rimandare un altro momento. No, lei deve litigare perché è un cazzo di chihuahua attaccato ai garetti, no? Quindi continua a litigare e lo raggiunge a letto mentre lui stava leggendo. E lei comincia a colpirlo ovunque dove riesce a raggiungere, quindi gli dà degli schiaffi, dei pugni, delle cose così perché vuole, insomma, badami, litiga con me, ti prego, eccetera. A questo punto Johnny si alza, la prende per le spalle, la siede sul letto e le dice: ok, Amber, per me è finita, basta, I'm leaving, non mi seguire, è finita, me ne vado. Fa per andare verso la porta, lei lo raggiunge e lui gli dice: t'ho detto di lasciarmi andare, cosa vuoi? Vuoi colpirmi? Vuoi darmi un pugno? Dammi un pugno! E lei gli dà un pugno. Allora lui fa: ah, sei contenta? Dammene un altro! E lei gliene dà un altro. A questo punto lui dice: ok, adesso basta, la riprende per le spalle, la rimette a sedere e le dice sempre: I'm leaving, lasciami andare, me ne vado, chiama la guardia del corpo, perché insomma lui comunque voleva andarsene indenne e quindi chiama la guardia del corpo. A quel punto arriva la guardia del corpo, lo recupera e la accompagna a casa. Guardia del corpo che ha testimoniato di non aver visto nessun segno sul volto di Amber Heard. Dove le sue reazioni la facevano sbroccare, lui la cagava e le alzava sempre di più l'asticella per essere cagata. Esattamente. E qui arriviamo al caccagate. Qui arriviamo al poopgate, alla storia della cacca, che è la mia storia preferita. Praticamente, la mattina seguente il compleanno di Amber, Johnny vuole andare a riprendere le sue cose, perché lei teoricamente sarebbe dovuta andare al Coachella, insomma, andare a sto evento, concerto con le amiche. E quindi Johnny chiama il manager della penthouse e gli dice: ciao manager della penthouse, io vengo a casa a prendere le mie cose. E il manager gli dice: guarda, non mi sembra una buona idea. Perché? Perché qualcuno ha cagato sul tuo letto. Ah! E Johnny in quel momento dice: vabbè, cioè era così grottesco, così crudele, così brutto che alla fine fa il giro e mi è venuto da ridere, no? Per quanto avesse toccato il fondo. Ovviamente era stata Amber. Lui, vabbè, all'inizio lui la prende a ride, poi, cioè, la prende a ride perché dice: no, vabbè, cioè, come puoi, veramente. Amber inizialmente si difende dicendo che erano stati i suoi cani. Il problema è che ha un teacup Shire, se non mi pare, canini così, i canini da tè, i cani da tè. Ah, ti sei proprio impallinito lì dentro, ti piace questo coso? Sono contenta che gli piaccia, è diventata una ciambella dentro il suo cosino. Yorkshire, sì, forse era come si chiama? Teacup, cioè tazzina da tè. Yorkshire, forse sì. Sta con noi in versione ciambella, esattamente. Il cane pugnetta, sì, il cane pugnetta, esattamente. Quindi il cane pugnetta solitamente fa degli stronzini che sono così. Conoscendoli, i cani pugnetta, fanno degli stronzini così, se non più piccoli. Ora, questo era uno stronzo che era così. Scusate se devo scendere nelle dimensioni degli stronzi, ma necessita di analisi scientifica. Insomma, era uno stronzo che poteva essere uscito soltanto da un culo umano. Non sembrava uscito da un culo di un canino. E quindi lei all'inizio dice che è del suo cane. Anche adesso a processo continua a dire che è del suo cane, ma insomma sembra veramente poco verosimile. La cacca è stata analizzata. Era di Johnny? No, affossona. No. Queste
sono le fake news. Allora, se avete sentito la notizia che la cacca hanno fatto l'esame del DNA per scoprire di chi era la merda ed è venuto fuori che era di Johnny Depp, siete cascati in una fantastica fake news. E per quanto magari ci siano altri che continuano a divulgare questa fake news, non ci crediate assolutamente. Era la mia, raga, ecco appunto, c'è Mappi che ha confessato, era la sua merda e basta. Sì, chiarisco questa cosa. Allora, non hanno fatto gli esami del DNA della merda, la merda l'hanno ripulita subito, ma hanno fatto la foto. Dalla foto si capisce benissimo che è uno stronzo, non è una merda, è solo uno stronzo poggiato lì, è evidentemente uno stronzo umano e lei gli ha cagato sul letto, punto. No, non era lo stronzo di Bossetti, non era neanche di Ignoto 1, era di Amber Heard. Ha cagato lì Amber Heard, punto. Poi lei continua a dire che siano stati i suoi cani. Vediamo ora il giudice a cosa crederà. No, comunque ragazzi, chi ha sbagliato... tipo, Victor ho visto che si è corretto. Victor si è corretto. Quindi sì, ma ci può stare che uno caschi anche nella fake news, no? Basta fare poi dopo una correzione, siamo tutti a posto. Bene. Per un mese, dopo la storia della cacca, loro non si vedono. Non si vedono più e l'ultimo episodio di violenza raccontato da Amber risalirebbe al 21 maggio, proprio il giorno del divorzio ufficiale, quando Johnny va alla penthouse per riprendere le sue cose. Qui, sì, è passato Rudy Guedè. No, vabbè. No. Scusate, niente, non ce la posso fare. Allora, ok, niente. Secondo la versione di Amber, il 21 maggio si dovevano anche incontrare per parlare della relazione. E ha visto Johnny che era molto irrequieto e molto inquietante, per cui lei aveva paura. Per cui manda un messaggio alla sua amica Raquel chiedendole di raggiungerla e telefona a un amico comune, tale Aio. Ora, io non entro nello specifico perché non ho capito chi cazzo è sto Aio, so che è uno famoso, ma non mi chiediate sta roba, ok? Lo tratteremo come un true crime con persone normali. Cioè, non normali, ma, capito? Cioè, amico in comune, Aio. Amber quindi avrebbe passato Aio, sempre nella versione di Aio, avrebbe passato Aio al telefono a Johnny, cioè avrebbe passato così per calmarlo. Johnny si sarebbe incazzato per il insultando e minacciando Aio mentre Amber urlava che Johnny la stava picchiando. C'è stato un bordello in questo momento e quindi Aio comincia a gridare ad Amber di scappare. A quel punto Johnny avrebbe lanciato fortissimo il telefono, quindi avrebbe lanciato Aio direttamente in faccia alla povera Amber, colpendola all'occhio, sempre secondo il racconto di Amber. E poi lui avrebbe cominciato come al solito a fare il diavolo della Tasmania e a rompere tutti gli oggetti intorno, no? Lei urlava come una matta che lui l'aveva picchiata. Aio, nonostante il volo, era rimasto in vita, insomma, al telefono, in linea. Quindi cosa succede? Che nel frattempo arriva anche l'amica che aveva chiamato. Aio rimane al telefono. Lei urlava che Johnny la stava picchiando. Quindi Aio, non sapendo cosa fare, chiama la polizia. E ha fatto pure bene, ascoltando, no, quello che stava succedendo. Ma quando arriva la polizia non trova nessun oggetto distrutto, nessun segno di colluttazione e nessun segno in faccia ad Amber Heard. E la polizia è tornata 2 volte. Prima sono arrivati 2 agenti e dopo un'ora sono arrivati altri 2 agenti. E tutti e 4, nessuno di questi ha visto oggetti distrutti in casa, segni di colluttazione o segni in faccia ad Amber Heard. Che poi il 27, quindi 6 giorni dopo, lei sfoggerà in tribunale questo segno qua, che avrebbe dovuto provocarglielo Johnny proprio in questa occasione. La versione di Johnny di cosa è successo quel giorno.
allora, a parte che lui racconta, e c'ha anche le prove, di come in quel mese in cui non si sono sentiti, la sorella di Amber insisteva con lui perché lui tornasse da Amber. E mi pare strano che una sorella di una ragazza che viene viene abusata, violenza domestica, vuole che il fidanzato torni con lei. Cioè, boh, ok. Comunque, secondo la versione di John, il 21 maggio lui va a prendere le sue cose e lì si ritrova Amber, ma teoricamente non era previsto un loro incontro. Una volta entrato, quindi, siccome non avevano ancora parlato della storia della cacca, una volta entrato ha subito telefonato al manager della penthouse per chiedergli: ma è vero che Amber ha ammesso di aver cagato nel nostro letto? Tra l'altro dal lato di Johnny Depp e mica dal suo, dall'altro lato. E il manager dice sì, lei lo ha ammesso. A questo punto Amber sclera malissimo. Dà del bugiardo al manager, dà del bugiardo a Johnny. Johnny nel frattempo va al piano di sopra. Amber chiama effettivamente questo Aio e sente, dal piano di sopra, Johnny sente Amber che parla malissimo di lui con Aio. Quindi scende per capire che cazzo sta succedendo e si incazza perché questi due stanno dicendo bugie. Si incassa con lei, si incassa con Aio, prende il telefono, ne dice 4 ad Aio e lancia il telefono dietro di sé, in questo modo, facendolo cadere sul divano. Questo è quello che dice Johnny. Improvvisamente sbuca Amber. Improvvisamente sbuca Raquel, l'amica di Amber. Ma la cosa incredibile è che questa Raquel sbuca non dall'unico ingresso di quell'appartamento. Perché? Perché all'ingresso di quell'appartamento c'erano le guardie del corpo di Johnny e non hanno mai visto arrivare Raquel. Raquel sbuca da dentro la casa, quindi o era nascosta in un armadio o era nascosta dietro una porta, comunque era nascosta in casa questa Raquel. E in qualche modo sbuca. In questa occasione, senza che nessuno avesse sfiorato nessuno, senza che fosse successo niente di che, Amber ha cominciato a urlare: smettila di picchiarmi! E quindi chiaramente Aio, che era al telefono, poi ha chiamato la polizia perché ha sentito lei che continuava a dire: Johnny, smettila di picchiarmi, smettila di picchiarmi, smettila, smettila! Sentendo queste urla, chiaramente le guardie del corpo di Johnny sono entrate nell'appartamento e rimangono interdetti perché si trovano davanti sta scena in cui c'è Amber a 4 metri da Johnny che dice: smettila di picchiarmi, quando lui è tranquillissimo a 4 metri da lei. Esatto, nessuno, assolutamente nessuno, Amber, smettila di picchiarmi. Tant'è che le guardie raccontano che a un certo punto loro sono arrivati e che hanno sentito questa frase. Poi quando lei si è accorta che loro c'erano, lei ha cambiato tempo verbale, ha cominciato a parlare al passato dicendo: dovevi smetterla di picchiarmi, dovevi smetterla. Io, raga, cioè, siamo al grottesco, veramente siamo al grottesco. Comunque, a questo punto Johnny riceve la lettera degli avvocati di Amber in cui lo denuncia di violenza domestica, insomma gli fa la citazione per violenza domestica e si chiude il cerchio e torniamo all'inizio. Processo del Sun. Il processo contro il Sun Johnny Depp lo perderà. Il giudice ha dato ragione al Sun, ha convalidato le prove portate da Amber Heard come valide, cioè ha detto sì, sono valide le prove di Amber Heard, quindi come dire, dice: le prove fornite dalla difesa confermano che Depp ha effettivamente picchiato Amber Heard in almeno 12 delle 14 occasioni descritte nell'accusa. Ne consegue che chiamarlo wife beater non sarebbe diffamatorio. Questo perché era venuto fuori l'SMS. Cioè, diciamo che il giudice ha ritenuto Amber parte lesa, quindi effettivamente vittima di violenza domestica, perché alla fine ha letto lo scambio di SMS tra Johnny Depp e il suo amico, adesso ve lo dico che ce l'ho più giù,
Ne abbiamo ancora tanta di live oggi a fare. Ve lo preannuncio così, giusto per considerare. Con Paul Bettany. Esatto, Mattia, Paul Bettany. Perché vengono presentati questi screen dove Depp scrive al suo amico: bruciamo Amber! E Bettany risponde: pensandoci, non credo che dovremmo bruciare Amber. La sua compagnia è adorabile e piacevole alla vista. Inoltre non sono sicuro che sia una strega. Certamente potremmo testare in corso d'azione britannico in queste situazioni. Facciamo un test di annegamento. Opinioni? E Depp risponde: anneghiamola prima di bruciarla! Poi mi scopo il suo cadavere bruciato per assicurarmi che sia morta. Ora, questo avvenuto dopo le accuse di violenza e tutto il resto, no? Quindi è uno scambio che ha convinto il giudice inglese che Johnny Depp fosse un picchiatore di mogli e che quindi meritasse di perdere la causa e che il The Sun continuasse tranquillamente a chiamarlo wife beater. Bene così. Ha perso la causa al The Sun. Ma ovviamente questi 7 milioni che lei... Ah, perché scusatemi. Un altro motivo per cui lui ha perso la causa col The Sun era... ma lei comunque ha devoluto, no? Avrebbe devoluto tutti questi soldi in beneficenza, quindi cade il movente che lei abbia avanzato le accuse di violenza domestica nei confronti di Johnny Depp per soldi. Perché se l'avesse fatto per soldi, non avrebbe devoluto i soldi all'ente benefico. Peccato, caro giudice, che lei non ha mai devoluto questi soldi agli enti benefici, ma se li ha intascati tutti. Quindi decade una delle motivazioni per cui avevano dato ragione al The Sun. Quindi cosa succede? Che Johnny fa appello. Perché dice, appunto, Amber Heard non ha mai devoluto questa roba a nessuno. In più, il processo, poi adesso qua possiamo entrare dentro un sacco di dinamiche, c'erano dei legami personali tra il giudice e Amber Heard, adesso non sono entrata nello specifico. Comunque c'erano dei malghini che, insomma, questo processo non sembra essere andato nel più, come dire... non è proprio stato super in regola, ecco, e quindi ha fatto appello, ma questo appello gli è stato negato, quindi Johnny Depp se l'ha preso in culo, ma ovviamente va avanti l'accusa per diffamazione. Quindi a cosa stiamo assistendo adesso? Processo mediatico, Depp contro Heard, che sta andando 24 ore su 24 online, eccetera. Stiamo assistendo alla denuncia per diffamazione che Johnny Depp ha fatto contro Amber Heard. Quindi l'accusa è Johnny Depp, la difesa è Amber Heard. Questa settimana ha parlato Johnny Depp, quindi abbiamo un punto di vista molto più Johnny Deppiano. Questa settimana parlerà invece la difesa, ovvero Amber. Facciamo un piccolo appunto. Amber, così, giusto per... lo sapevamo già che faceva violenza domestica, cioè nel senso lo sapevamo già, ma a ulteriore conferma della violenza domestica di Amber, lei è già stata arrestata nel 2009 per violenza domestica ai danni della sua ex. D'altra parte abbiamo tutte le ex mogli, ex compagne di Johnny Depp che confermano che con loro non ha mai avuto atteggiamenti violenti. Ora, vero che non è una prova, qui di prove non ce n'è, sono tutti indizi, ma chiaramente gli indizi, quando diventano una montagna di indizi, cominciano a diventare importanti. Ora, non è una prova il fatto che nessuna delle ex compagne sia stata picchiata, perché ogni relazione è fatta a modo suo e quindi può arrivare quella relazione nella quale poi tu diventi più tossico che nelle altre, e ci sta tutta. Però, ragazzi, è un dettaglio, cioè così, è un indizio in più, giusto sapere. Lei aveva dei precedenti, lui no.
Poi ci sono dei messaggi con i suoceri che mi hanno lasciata un po'... Perché prima di andare a processo, dopo aver ricevuto questa la comunicazione che lei gli dava del wife beater, del violento, la letterina, ecco, Johnny scriverà sia al padre che alla madre di Amber per effettivamente dire: ma che cazzo si è inventata vostra figlia? Cioè, da dove è venuta fuori sta roba, no? Il padre gli risponde che sono stati i suoi avvocati, gli avvocati di Amber, a consigliarle di farle così. Altrimenti nel giro di 30 giorni lei non avrebbe più avuto un posto dove vivere. Cioè, Johnny era sconvolto, infatti gli scrive: ma scusami, io ovviamente l'avrei permesso di vivere nella penthouse finché ne avesse avuto bisogno, ma che è sta storia? Cioè, io non l'avrei mai sfrattata. Che cosa gli hanno messo in testa sti avvocati? La madre scriverà a Johnny questo messaggio che vi leggo. Sono gli avvocati di entrambe le parti ad aver fatto questo. Questi maledetti avvocati. Questa non era la sua idea, non lo avrebbe mai fatto, Amber. Ma le hanno detto che sarebbe stata sfrattata in 30 giorni. Il suo stupido avvocato le ha detto che non avrebbe avuto un posto dove andare a vivere se non lo avesse fatto. Conclude il messaggio con: ti amo come un figlio. Ripeto, come lo stesso discorso che per la sorella. Una madre che sa che sua figlia viene menata, picchiata dal marito, non credo che gli scriva: ti amo come un figlio. Così, Però. Allora, la mia idea rispetto a tutto ciò. Poi andiamo avanti. Io credo che qui ci sia la chiave di interpretazione a tutta la vicenda. Ovvero, è tutta una montatura degli avvocati. Gli avvocati hanno voluto i baiocchi, hanno messo su tutta sta roba che è un mega grabbing sia dall'una che dall'altra parte, hanno convinto Amber Heard a dire delle cagate per accusare lui, convincendola che avrebbe fatto i big money o che l'avrebbe distrutto prendendo lei successo al posto di lui, o magari le hanno davvero detto che non poteva più vivere nella penthouse e quindi lei voleva vivere lì, che ne so. Comunque, alla fine della fiera, credo che questi due siano vittime delle loro menti, lei in primis, ma lui pure, e che tutto questo sia un giochetto degli avvocati. E mi dispiace ridurlo a questo, ma secondo me l'interpretazione più oggettiva può essere effettivamente questa. Gli avvocati le hanno anche detto di cagare sul letto? Ecco, questo non lo so. Questo non so, ma ripeto, cagare sul letto non è violenza fisica. Cioè, se anche fosse stato lui a cagare sul letto, comunque non è questo il punto. Qui c'è stata violenza fisica tra le mura domestiche? Cioè, tu mi puoi cagare ovunque, ma non è comunque violenza fisica. È violenza psicologica, ovviamente. Poi, gli avvocati hanno detto al cane di cagare sul letto. Basta calunnie. Hai ragione. Oddio. Comunque, allora, il Daily Mail a un certo punto divulga una telefonata tra Amber Heard e Johnny, avvenuta prima del processo. In questa telefonata Johnny le dice che la ama, ma che non vuole rovinarle la reputazione, e le dice di non andare avanti con sta causa. Amber risponde che nemmeno lei vuole gettargli merda addosso, che non vuole rovinargli la reputazione, ma deve tutelare la sua. E in questa famosissima telefonata, di cui si parlava anche l'anno scorso, forse 2 anni fa, lei qui gli dice: ho tantissime prove e nessuno crederà che ho pianificato tutto creando prove per 3 anni. Ok? E poi dice a un certo punto, testuali parole, ve le leggo: vai Johnny, dillo al mondo, diglielo. Io, Johnny Depp, un uomo, sono vittima anch'io di violenza domestica.
E sapete, è stato uno scontro alla pari. E guarda quante persone ti crederanno o si schiereranno dalla tua parte. Tu sei più grande e più forte. E quindi quando dico che pensavo potessi uccidermi, non ha alcuna importanza che tu abbia perso un dito. Ma ragazzi, abbiamo ancora dei dubbi? Vogliamo veramente ancora valutare se lei possa avere in qualche modo ragione? Cioè, io sciocco basita. Veramente. Veramente. Allora, perché stiamo assistendo al processo in questi giorni? Perché quello del Sun era avvenuto in Gran Bretagna. Quello che processo civile per diffamazione contro Amber Heard si sta consumando negli USA, in un tribunale della Virginia. Tra l'altro, lo staff di Amber Heard aveva richiesto l'archiviazione per non andare in tribunale e con gli avvocati allega alla richiesta di archiviazione delle motivazioni, tra le quali la principale è questa: visto che il tribunale britannico le aveva già dato ragione con il caso di The Sun e quindi aveva considerato valide le prove di Amber, allora sarebbe stato inutile fare un altro processo con le stesse prove, che però questa volta le portava anche Johnny Depp, va bene? Sarebbe stato inutile fare un altro processo, ma soprattutto fare un altro processo per diffamazione avrebbe creato un precedente pericoloso per le vittime di violenza domestica, che si sarebbero scoraggiate temendo appunto delle ritorsioni come la controdenuncia di Johnny Depp per diffamazione, e quindi in questo modo il discorso era archiviate, perché fare questo processo dimostra alle vittime di violenza che poi gli torna tutto indietro, sostanzialmente. Il giudice della Virginia fortunatamente insomma dice no, Johnny Depp ha tutto il diritto di tutelarsi, qui siamo in un altro stato e quindi la causa si fa assolutamente. Sì, Edo. Sì. Quindi insomma, in generale il processo a cui stiamo assistendo durerà più o meno 7 settimane, 6-7 settimane. È un processo civile dove gli avvocati della Heard hanno il grande scopo di presentare Depp come un violento schiavo dell'alcol e della droga che magari dimentica quello che ha fatto, e invece i legali di Depp vogliono contrapporre una figura di Amber Heard come bugiarda, incentrata a rovinargli la reputazione e manipolatrice, che ha manipolato tutti. Sai che se anche i giudici hanno ragione a lei viene fuori un casino peggiore di quello che è successo a Britney? Ma me lo auguro, perché comunque sappiate che, come appunto qualcuno dice, ma se al Sun hanno considerato le prove della Heard valide vuol dire che sono valide. Allora, i giudici, ragazzi, sono esseri umani, quindi sono persone che possono sbagliare, possono essere presi da passioni, turbamenti, idee, ideologie. Quindi fare un altro processo è utile in realtà, soprattutto perché quel processo lì pare essere stato parecchio viziato. Bene. Allora, Johnny, innanzitutto, la prima cosa che ha detto durante il processo di questi giorni è che lui vuole che esca la verità, lui è ossessionato dalla verità, vuole che venga fuori ciò che è successo veramente e non si accontenterà mai di accettare delle false accuse, proprio perché dice che è distrutto dal fatto che la gente sia davvero arrivata a credere che lui potesse essere un mostro come descritto da Amber Heard, perché lui non può sopportare soprattutto questa cosa, al di là del fatto che la sua carriera è stata rovinata, ha avuto insomma interruzione di contratti, ha avuto un danno economico e lavorativo notevole anche per i figli, esatto, Albe, anche perché, cioè, cosa pensano i suoi figli di lui, che è un picchiatore di mogli, lui che è sempre tenuto a crescere i figli lontani dalla violenza, non fargli mai vedere neanche un litigio? Cioè, ironia dell'ultimo stato di una relazione con un narcisista sia proprio la campagna diffamatoria. Vero!
vero, perché il narcisista è un manipolatore, che può essere di tante razze il manipolatore comunque. Comunque io ho visto un Johnny particolarmente distrutto, cioè io lo vedo mogio, balbettante, malconcio, malinconico, cioè ovviamente malconcio, nel senso lui è sempre perfetto, però malconcio nello spirito. A volte fa dei discorsi che non giungono alla fine, cioè è un po'... lo vedo un po' molto mogio, ecco. E Johnny però ha parlato di sé. Ha parlato di sé e ha dato uno spaccato della sua vita molto intimo e molto personale, e da qui possiamo effettivamente giungere a delle conclusioni psicologiche notevoli. Ovvero, innanzitutto sono venuti fuori i suoi problemi di salute. Lui soffre di reflusso gastrico costante, ma direi che con tutto l'alcol che si è bevuto forse, e che si beve, forse il reflusso gastrico è la base. Soffre di bipolarismo, a quanto pare, e poi abuso di sostanze, eccetera, eccetera. Quindi, se soffre di bipolarismo, noi sappiamo che ha degli episodi maniacali nei quali effettivamente si può anche arrivare a perdere il controllo, e degli episodi depressivi. Lui, tra l'altro, quando è stato interrogato, gli chiedono della sua infanzia. Sì, è la meno reflusso gastrico, effettivamente, sì. Gli è stato chiesto della sua infanzia. A me questa è una cosa sulla quale mi piace concentrarmi, perché è un po' come facciamo con i serial killer, no? Andiamo a guardare la psiche e l'infanzia. Allora, quando era piccolo, i suoi si sono trasferiti molto spesso. Poi lui parla più che altro di sua mamma, delle volontà di sua mamma. Comunque, la sua famiglia si è trasferita spessissimo, quindi voi sapete, come in ogni infanzia di serial killer che diciamo, no? Hanno traslocato spesso, hanno cambiato spesso città, eccetera. Il problema qui è che non c'è una stabilità per il bambino, ovvero è sempre il bambino nuovo, si deve sempre fare degli amici nuovi, non ha mai delle relazioni durature con i pari, e questo può essere effettivamente molto frustrante e molto destabilizzante per un bambino piccolo. In più, il nostro Johnny parla della sua mammina pancina. La sua mammina pancina era un po' come la mammina pancina dei serial killer, proprio di quelle che ci piacciono. Lei si chiamava Betty Sue, e tra l'altro Betty Sue muore proprio poco prima del divorzio tra Johnny e Amber. Comunque Betty Sue lui la definisce come una donna imprevedibile e molto crudele con lui e tutti gli altri suoi fratelli. Era anche molto violenta fisicamente con loro, gli lanciava qualunque cosa avesse a portata di mano, tra cui anche posaceneri. E voi sapete cosa vuol dire avere un posacenere di ceramica in fronte? Cioè potrebbe anche venire un trauma cranico. Posaceneri, li picchiava con le scarpe con il tacco alto, quindi prendeva le scarpe col tacco, gli dava le taccate in faccia così, li picchiava con il telefono o con qualunque altro oggetto a portata di mano. Tra l'altro lui dice che in casa, né lui né i suoi fratelli si sono mai sentiti al sicuro o protetti, anzi erano in un luogo nel quale quando lei passava loro facevano così, perché non sapevano mai per cosa se la potrebbe prendere, per cosa se la sarebbe potuta prendere la madre, perché lei sclerava così dal blu improvvisamente per un motivo o per l'altro e gli dava la colpa per delle cose. Quindi prima pensavi a proteggerti, poi pensavi a cosa potresti aver fatto per farla arrabbiare. Questo era il classico di sua madre. Lui tra l'altro dice che aveva imparato a capire quando lei sarebbe esplosa, cioè capiva quando cominciava a ribollire e poi il vulcano sarebbe esploso da lì a poco, e quindi la evitava, imparava a evitarla. Ma sua madre, che aveva capito sta cosa, lo inseguiva. Ragazzi, vedete delle analogie con qualcosa? No, perché io vedo delle somiglianze notevoli. Comunque,
lei non si limitava tra l'altro alla violenza fisica, ma li insultava i bambini e gli dava dei nomignoli offensivi, cioè faceva proprio la bulla, li bullizzava, li prendeva in giro per i loro difetti evidenti, come potevano essere gli occhiali, cioè un suo fratello portava gli occhiali e quindi lei lo chiamava quattrocchi, o la sorella aveva i denti storti e la prendeva in giro per i denti storti. Lui, per esempio, Johnny, ha avuto il problema dell'occhio pigro, cioè praticamente c'è una sorta di malformazione di un occhio per cui non vedeva bene e quest'occhio si muoveva in maniera strana, adesso non ve lo so dire qual è la sindrome dell'occhio pigro, comunque aveva un occhio che funzionava male e lei per prenderlo per il culo lo chiamava one eye oppure cock eye, cioè tipo come chiamarlo polifemo oppure occhio del cazzo, un po' guercio, sì, esatto. No, non è lo strabismo di Venere, è proprio un difetto della vista. Infatti lui attualmente è legalmente cieco dall'occhio sinistro. Non so se lo sapevate questa cosa, che lui è cieco dall'occhio sinistro. Mio padre si chiama Giovanni, anche lui ha l'occhio pigro, vedi? non la conosco bene la questione dell'occhio pigro, comunque. Tra l'altro, la cara Betty Sue odiava i genitori del marito, di suo marito, quindi i nonni paterni, in particolare la nonna che si chiamava Violet. E ne parlava sempre male con i figli di questa Violet, tant'è che Violet era diventato praticamente sinonimo di insulto. E quindi per insultare Christy, la sorella di Johnny, lei la chiamava Violet. Violet, vieni qua! Così, per insultarla. Così, la mamma dell'anno. Ora, a parte il fatto che sembra la descrizione della classica mamma dei serial killer di cui raccontiamo sempre qua sul canale, mi ricorda tantissimo la dinamica con Amber. Cioè, questa donna che improvvisamente si infuria, esplode così dal blu, ti insiste, ti provoca, ti sta lì, cioè, e lui che per tutta risposta, adesso capirete da chi ha imparato a fare, lui per tutta risposta evita il conflitto, evita, scappa, si sottrae e guardate un po' cosa succede. Il padre di Johnny Depp viene descritto da Johnny invece come un uomo molto gentile, tranquillo e timido, anzi quasi un pusillanime, nel senso che era uno che non cercava mai il conflitto, anzi lo evitava sempre, soprattutto davanti ai bambini e soprattutto con la moglie. E dice che non c'è mai stato un momento in cui suo padre abbia perso il controllo e abbia colpito sua madre. Non l'avrebbe nemmeno mai insultata, ovviamente davanti ai bambini, no? Beh, non si sa cosa succedeva quando non c'erano, perché lui non lo può sapere. Dice che al massimo lo ha visto un paio di volte colpire il muro con un pugno, una volta si è anche rotto una mano contro il muro per la rabbia, litigando con la madre, ma non ha mai colpito Betty Sue. Tra l'altro Johnny da bambino si chiedeva, ma come fa mio padre a sopportare tutto questo? Come fa a stare con lei? Perché non la lascia? Tra l'altro, una volta, l'unica volta che il padre di Johnny ha picchiato Johnny è stato una volta perché gliel'aveva ordinato la moglie. Cioè la mamma di Johnny aveva ordinato al babbo di picchiarlo con una cintura. Ed è stata una cosa anche un po' impacciata, dice Johnny. Però, insomma, l'ha fatto in quell'occasione lì, perché la madre lo aveva accusato di aver fatto una cosa che in realtà Johnny non aveva fatto. E per quanto lui continuasse a giurare di non aver mai fatto quella cosa, comunque il padre l'ha picchiato lo stesso perché ovviamente seguiva i dettami della moglie. Quando poi è venuto fuori che in realtà Johnny era innocente, il piccolo Johnny era innocente e lui non aveva mai fatto tutto ciò, il padre gli ha chiesto scusa, mentre la madre non ha mai chiesto scusa a Johnny per nulla, neanche quando evidentemente si sbagliava. E anche questo. Allora ragazzi, siamo davanti a un bellissimo
duplicato, transfert. Cioè Johnny si è trovato una donna che ha questa caratteristica, almeno una personalità molto simile a quella della madre, che è un classicone, no? È un classicone. Perché succede ciò? Perché ci si innamora follemente, poi tra l'altro, di ciò? Perché sono i nostri schemi interni. Noi abbiamo interiorizzato la forma d'amore, la nostra... Noi quando... scusate, ricomincio da capo. Noi interiorizziamo l'amore e capiamo che cos'è l'amore a partire dal rapporto con la nostra figura genitoriale principale, o con entrambe, se abbiamo un rapporto con entrambi i genitori. Sono loro a insegnarci qual è il tenore di una relazione, quali sono le regole di una relazione, no? Quindi, quelle cosiddette mommy issues, esatto. Quindi, se Johnny ha interiorizzato questo come modello relazionale e questo a lui è stato il suo imprinting, ok? Poi tu puoi fare tutta la terapia del mondo, tu puoi fare tutta la razionalizzazione del mondo, ma ci si innamora con l'imprinting, ci si innamora con l'irrazionalità, e l'irrazionalità ci porterà sempre a casa da mamma. E Johnny Depp ha perso la testa, innamorato folle di una che proprio gli risuonava l'imprinting della mamma. E ragazzi, non c'è molto da andare, bisogna lottare contro se stessi per poter avere una vita sana. Io infatti penso che sia tutta una merda. Cioè, segui l'imprinting, hai una relazione di merda che ti fa stare di merda, non lo segui, hai una relazione scialba. Quindi bella la vita, bello così, no? A posto. Quindi io dico, guarda, sto da sola, sto bene. Allora, Johnny a un certo punto, rispetto proprio a questo argomento, cioè rispetto alla sua famiglia legata alla relazione con Amber, gli fanno una domanda per cui lui si rompe. E volete vedere il momento in cui Johnny si rompe? Perché è molto interessante. Gli fanno questa domanda che lui proprio... Cioè lo vedi che lo hanno rotto. E io mi chiedo, ma mai uno psicologo ti ha fatto questa domanda? Ma veramente? Andiamo a guardarlo, perché io... Ma intenerito a un certo punto questo passaggio. Allora, aspettate che vi alzo qua. Vi alzo qua. Nor did Vanessa. We never raised our voices in front of our children, ever. Vabbè, questo era un altro discorso. How do you think your experiences with your parents in your childhood affected your approach to your relationship with Miss Heard? I'm sorry, one more time. How did your experiences observing your parents as a child affect your approach to your relationship with Miss Heard? Raga, avete visto come lo hanno rotto? Lo hanno rotto! Perché si è appena reso conto nella sua testa che Amber è uguale a sua madre. Se ne è appena reso conto, così proprio... Wow. Well, in the beginning of my relationship with Miss Heard, there was, from what I recall and what I remember, she was it was as if she was too good to be true. She was attentive, she was loving, she was smart, she was kind, she was funny, she was understanding, she... Love bombing. And we had many things in common, certain blues music and tutte le cose che lei fingeva di avere in comune con literature, lui. things of that nature. So for that year or year and a half, it was amazing. Cosa manipolatrice di me. There were a couple of things that, I don't know, stuck in my head that I noticed that I thought might be a little bit of a dilemma
at some point. For example, I worked quite a lot, and when I would come home from work, I would come in the house or the hotel, and Sentite she would questo sit me down on episodio. the couch and give me a glass of wine and take my boots off, set them to the side, and I'd never experienced anything like that in my life. I just never thought I just never experienced that before. And it became a regular thing that she did, this kind of routine. And I remember one night I came home from work, and I think she was on the phone or something, or busy. She was doing something, and so I sat down on the couch and I took my boots off, and suddenly Miss Hurd approached with this look on her face that she just said, "What did you just do? What did you do?" I said, "What do you mean?" Esatto, Chias. "You took your boots off." I said, "Yeah, yes, I did. You were busy, you know." No, that's my job. That's what I do. You don't do that. I do that. Okay, all right then. Ok. And then she said, "Let me get you a glass of wine." And she brought me the glass of wine. But I did take pause, of course, at the fact that she was visibly shaken or upset that I had broken Esatto, her no, è il controllo. rules of Controllo routine. io quando ti cavi le scarpe. I thought that strange. And then once you notice something like that, then you start to notice other little tidbits and things that come out. And then within a year and a half, she had become this another person almost. Questo è il classico del Mr. Deb, manipolatore. we're going to talk about Miss Hurd in a couple minutes, but I'd like Ok, to vi volevo far vedere giusto questa parte. A parte il ritorno del Mao. Allora, lui all'inizio, no, ha detto era tutto perfetto, era tutto troppo bello per essere vero, no? Questa è proprio il classico inizio della relazione tossica, tutto perfetto, love bombing, incredibile, meraviglioso, tutte le cose ce le avevamo in comune, bellissimo, E addirittura gli toglieva le scarpe quando lui tornava a casa, come gesto d'amore, apparentemente gli toglieva le scarpe e gli portava il vino. Un giorno che lo fa da solo, lei sbrocca malissimo. E questo era il primo sentore. Quando io vi parlo che nelle relazioni tossiche si instaurano pian pianino dei comportamenti e che vanno messi subito dei paletti, parlo proprio di questi comportamenti. Cioè, questa è una roba assurda, è una cosa strana. Per cui, per non permettere alla relazione di diventare tossica e lei di avere mania del controllo anche su questo, Johnny avrebbe dovuto mettere dei paletti e dire: no, ok, questa è follia, che cazzo stai dicendo? Sei fuori di melone, parliamone, assolutamente. Perché mettere dei paletti e far valere la propria opinione con l'altro è fondamentale. Se si lascia correre, poi diventa abitudine, diventa permesso fare questo, permesso fare quello. Così come diventava permesso ad Amber dare pugni, dare schiaffi, fargli del male o a lui spaccare oggetti. Cioè, a casa mia, se tu spacchi un bicchiere, uno, e lo fai apposta, io mi incazzo come una bestia. Ma una bestia! Quindi per lui era diventato normale potersi permettere di spaccare tutto quello che voleva. Per lei era diventato normale avere mania del controllo, incazzarsi e picchiarlo. Quindi capite che questa è proprio una relazione tossica che si è creata in due.
come poi tutte. E cosa importante da sottolineare, le relazioni tossiche possono essere di diverso tipo. In principal modo ce ne sono due. Quelle dove c'è il carnefice e la vittima, laddove c'è sempre un carnefice e una vittima, che può essere una vittima provocante, certo, può essere una vittima di molti tipi, ma classico esempio, no? Casalinga, sottomessa, uomo che torna a casa dal lavoro, ubriaco e la mena senza ragione, e lei è sempre quella picchiata e lui è sempre quello che picchia. E poi ci sono le relazioni tossiche dove vittima e carnefice si interscambiano. Quindi in un episodio la vittima è una e il carnefice è l'altro, e nell'episodio successivo viceversa, laddove si crea una specie di scontro tra titani. E secondo me questo è quello che era successo a loro due. E qui parlo anche dalla mia esperienza personale, perché io ho avuto una relazione di questo tipo, cioè dove eravamo veramente due cazzo di arieti e quasi quasi si lottava per il predominio, cioè ti metto alla prova, ma non tanto per mettere alla prova a te per vedere quanto sei legato a me, ma mettendo alla prova a te metto alla prova a me per il mio potere su di te, cioè era un gioco di potere sostanzialmente. Però qui effettivamente il male se lo sono fatti in due, ma stiamo parlando di violenza domestica inflitta da Johnny Depp su Amber Heard. Quindi rimaniamo concentrati sul punto, ovvero Johnny Depp ha picchiato selvaggiamente Amber Heard lasciandole i segni sul volto? È vero questo? Perché se non è vero questo, che lui abbia spaccato cose, insultato, o che sono cose orribili e minano la dignità di una donna e vanno oltre al rispetto per una donna, questo non viene ovviamente, non fa parte del processo, diciamo. Tra l'altro Johnny parlerà anche del suo rapporto con le droghe, e anche qui c'è un episodio della sua infanzia che davvero stringe il cuore. Io penso che lei avesse il potere nella coppia, non era paritaria. Secondo me avevano potere entrambi. Il problema è che lui magari lo esercitava facendo il drughe, esatto, spaccando cose e diventando così un berserker inquietante. Lei lo esercitava con la violenza fisica, con la persecuzione, proprio il voler litigare continuamente, creando un ambiente stressante. Comunque, il primo approccio alle droghe di Johnny non è stato per niente piacevole, perché la mamma di Johnny prendeva le cosiddette nerve pills, almeno lui le chiama le nerve pills, cioè le pillole per i nervi, per calmarsi, perché forse anche lei, insomma, era proprio a casa tutti i mercoledì, la mamma di Johnny. E Johnny era solito portargliele, cioè una certa lei gli diceva «Johnny, portami le nerve pills!» e lei gliele portava. A 11 anni lui è particolarmente frustrato, è un bambino sofferente, è un bambino che sta male. E quindi ha pensato di fare come la mamma, perché dice, io vivevo questa natura caotica nella mia vita familiare, stavo male, mi sentivo nervoso, mi sentivo agitato, ho 11 anni, cosa fa la mamma quando deve calmarsi? Prende le nerve pills. E lui ha cominciato a farsi di pillole di sua mamma. E da lì ha iniziato poi con tutte le varie sostanze, in adolescenza non ha mai smesso. Lui dirà, testuali parole, ho preso queste sostanze a intermittenza per calmare me stesso dai fantasmi che ancora erano con me dalla giovinezza. In più ha specificato che lui non ha mai preso droghe per fare festa, cioè non è che le prendeva così, le ha sempre prese per combattere contro i suoi demoni interni. Non che la motivazione cambi molto, sinceramente, cioè sei un drughe rimani un drughe. Qui il punto da capire non è tanto quanto lui fosse un drughe o quanto andasse fuori di testa, ma ribadiamo, picchiava o no la Heard? Comunque lui dice anche che sull'abuso di alcolici e sostanze dopanti ci sono state diverse divergenze con la Heard. Infatti dice, è sempre stata piuttosto brutale nel dirmi che dovevo smettere di bere.
Diceva che ero un debole, un disastro completo, un alcolizzato che sa solo rovinare le cose. Il suo bisogno di conflitto e violenza esplodeva dal nulla. Ho imparato ad affrontarlo come affrontavo le cose da bambino, ritirandomi. E piccolo appuntino, piccolo mio pensiero personale, chi si affida alle droghe in generale per risolvere i problemi, cioè non li risolve, per sfuggire ai problemi, è andato via? No, non me ne ero neanche accorta, poverino. Per sfuggire ai problemi è proprio solitamente una persona evitante, quindi torna nel pattern di personalità di Johnny, l'evasione come risposta. C'è un conflitto, lo evito. Ho un problema, mi drogo così non ci penso. Sto male, mi drogo così non ci penso. Evitamento, è sempre evitante Johnny, non affronta le cose. E a proposito di questo, è venuto fuori un video che è stata la mazzata a Johnny Depp, quello che gli ha fatto fare più figura di merda fino adesso. E un altro dettaglio, tra l'altro, ha fatto fare figura di merda a Johnny Depp, che è una cosa che in Italia non è arrivata più di tanto, ma è arrivata molto in America. Cioè, che cosa è successo? Che hanno scoperto che il team legale, che tra l'altro qua, io veramente ripeto, questo è un processo fatto per gli avvocati, fine. Il team legale di Johnny Depp ha portato delle prove informatiche. Cioè, il team di Johnny Depp è un team formato da avvocati, consulenti, come l'M-Team, ok? Ma è un altro. Ha portato queste prove informatiche per dimostrare che le foto della Heard, con i lividi e tutto, erano in realtà ritoccate addirittura da post-produzione. Quindi, non so, Photoshop o il coso, app del telefono, cosa varie. Ma il team della Heard ha dimostrato che il team di Depp, per fare le analisi informatiche, ha utilizzato un programma craccato. E io qui mi dico, ma perché? Ma perché? Cioè, una cazzo di causa in cui tu prendi i milioni, non c'hai 2000 euro da pagare un software originale? Ma perché tirarsi la zappa sui piedi da soli? Come la storia della palette, uguale. Cioè, da una parte e dall'altra sta gente che difende questi VIP, figure di merda di continuo. Compra la licenza. Appunto. Ciao fiammiferaie. Ostia, cena alcolica coi parenti, divertentissimo. Infatti. Ma fossero pure 6.000 euro, ma appunto. Cioè, niente. Ok, ma questa è la figura di merda che ha gettato ombra tantissimo su Johnny Depp. Adesso ve la faccio vedere. Faccio vedere proprio il video. Questo è lui che, insomma, è una prova che ha portato ovviamente la difesa di Amber per far vedere quanto lui fosse violento quando è ubriaco. Vabbè, qui parlano. Ok. Ah, sì, comunque Windows Media Player in tribunale, adoro. Allora, innanzitutto Johnny con il cappello e gli occhiali in casa, che prende a pugni il frigo, è qualcosa che dovevamo vedere. Lei gli fa il video di nascosto. Ma più che... Cioè, sì, guardate lui che è una merda, in questo momento si comporta di merda. Ma guardate l'atteggiamento di lei. Con che atteggiamento fa il video? Nothing happened this morning, you know that? Were you in here? No. So then nothing happened to you this morning? Yeah, you're right. I just woke up and you were so sweet and nice. We were not even fighting this morning. All I did was say sorry. Did something happen to you?
morning? I don't think so. No, that's the thing. No, cosa mi mettete la pubblicità qui? I'm attorney Mark Bernstein. We've had more million-dollar wins than most law Guarda, firms have farti la had pubblicità cases. all'avvocato Our qui, experience dopo tutte le figure di merda che hanno fatto. You're crazy. Oh, you're crazy. Oh, you're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going. You got this going? Oh, really? Really? Lui qui non si accorge neanche che sta riprendendo il telefono. Io pensavo gli avesse preso il telefono, gliel'avesse lanciato. Didn't it? You were smashing shit. Guardate lei che ride. Cioè lei fa il sorrisino proprio. Brutto. 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 Lui è orribile in quello che fa. E ci siamo tutti su questo. Si comporta in maniera inquietante, assolutamente fuori controllo, da drughe, ubriacò e tutto il resto. Ma l'abbiamo vista aggredita? Lei è terrorizzata? Cioè, lei non è spaventata, ridacchia, fa questo video proprio adesso ti frego. Ma come vedete, anche quando cerca di fare il video di nascosto, comunque delle violenze contro di lei non ce ne sono. Ci sono contro la casa, che io t'avrei rovesciato dall'altro lato, perché se faceva una cosa del genere in casa io mi incazzavo come una bestia, però a posto, a posto. Altro argomento che si è toccato. Johnny Depp che si sarebbe tagliato il dito da solo. Allora, chiariamo questa situazione. Perché è venuto fuori il discorso di Johnny Depp che potrebbe essersi tagliato il dito da solo? Perché lui, dopo l'incidente della bottiglia, cioè dopo che lei gli ha lanciato la bottiglia, lui si è aperto il dito, spaccato e tutto quanto, buonanotte Francesca, lui va in bagno e scrive al suo medico I cut the top of my middle finger off. Cioè, ho tagliato la punta del mio, cioè la cima del mio dito medio. Ho tagliato. Cosa significa? Che a lui gli stava penzolando un pezzo di dito e quindi lui alla fine se l'è strappato via, se l'è tagliato via, si è tagliato il pezzo di dito, che è una cosa schifosa, ma non vuole dire che se l'è tagliato lui. È un mi sono tagliato il dito anche, ma anche potrebbe anche essere mi sono tagliato il dito, cioè mi sono fatto male, ma è più probabile che sia lui che, cioè, se l'è proprio strappato. Tra l'altro questo dito, non so se lo sapete, ma ha implicato che durante le riprese di Pirati dei Caraibi hanno dovuto mettergli un green screen intorno al dito e gliel'hanno ricostruito in post-produzione. Quindi il dito di Johnny Depp in qualche scena dei Pirati dei Caraibi è ricostruito. Incredibile, incredibile. E quando gli hanno detto ma è vero che tu poi hai scritto col sangue queste scritte meravigliose che ve le faccio vedere, no? Lui è fuori come un culo, cioè, cos'è che ha scritto? Call Carrie Lee, ma'am, she said it better baby. Ecco, un po' li scrive col sangue, quelli che vedete scritti un po' male. Poi prende dei pennarelli, perché il sangue non gli bastava, probabilmente quindi ha bisogno di pennarelli. Comunque, ripeto, comprateglielo un quaderno a questo bambino. Fatto sta che lui voleva scrivere dei piccoli ricordi delle menzogne di Amber. Ora, questa cosa, per quanto lui l'abbia fatta in maniera assurda, creepy e grottesca col sangue sullo specchio, eccetera, è una cosa che è tipica delle vittime di violenza. Perché? La vittima di violenza in qualche modo è dipendente dal suo carnefice o co-vittime di co-violenza, eccetera, di rapporti tossici. Ne sei dipendente perché in qualche modo ne sei innamorata, si sei legata e quindi non vuoi lasciarlo. Ma devi farlo perché sai che quella persona è tossica per te. Quindi cosa succede? Che siccome c'è l'altalena dei sentimenti dove o è tutto meraviglioso o si litiga e fa schifo, per non cadere nell'illusione che tutto possa tornare meraviglioso una volta che ti chiede scusa, solitamente
quello che fa la vittima è scriversi tutte le cose brutte che le sono state fatte, per ricordarsele, ok? E questo è un atteggiamento che io ho visto in molte vittime, e vedo lui che fa sta roba così, che sembra una follia, e lo è, ma se avesse usato un foglio, un block notice, il cosiddetto libro nero, in cui si scrivono tutte le cose di male che si subisce all'interno della coppia, per poi andarlo a leggere e convincersi che forse 1 più 1 fa 2, 2 più 1 fa 3, e fino a che non si arriva a 57 mancanze di rispetto, forse è il caso di lasciarla quella persona e a collegarsi un attimo alla razionalità e non al sentimento del momento, può essere anche utile. Tra l'altro mi fanno notare, oh grazie Batman, mi fanno notare che la scritta rossa è fatta con un'altra calligrafia. Effettivamente è vero. Quindi qualcuno gli ha risposto. Cioè, qualcuno gli avrà risposto, nel senso. Quanti pezzetti ti prendi così? Boh, sai, sarà drughe. È una calligrafia femminile. Quella col Carly. She said it better, baby. Quindi forse è lei che ha risposto. Ok, affrontiamo un attimo il discorso della palette, perché questo è stato l'apice delle figure di merda durante questo processo. Allora, avvocata di Amber Heard ha mostrato come prova una palette di trucchi Milani Cosmetics, che è quella che tiene in mano nella foto, no? E lei dice che è proprio quella palette, quella che Amber avrebbe usato tra il 2014 e il 2016 per coprire i lividi delle botte di Johnny. Testuali parole dell'avvocato. Questo è quello che Amber ha portato nella sua borsa per l'intera relazione con Johnny Depp. Era quello che usava giornalmente. È diventata molto esperta in materia e ascolterete la testimonianza di Amber su come mescolare i colori per i diversi stati in cui i lividi si sviluppano e la loro diversa colorazione, e come avrebbe usato il trucco per poterli coprire. Ok, e fin qui sì, tra l'altro poi c'è stato un testimone che ha detto: ma guarda che io l'ho incontrata struccata, non aveva quei lividi, e l'avvocata gli ha detto: perché tu sei un esperto dei make-up per capire se una è truccata o no? Ciao zia esperta di make-up. La zia esperta di make-up è stata sbugiardata immediatamente, perché sul profilo TikTok della Milani Cosmetics è apparso un video dove dimostrano che il modello di palette presentato dalla avvocata dell'Amber Heard in realtà è in produzione dal 2017. Ai ai ai. E loro si sono molati nel 2016 e lei ha detto di aver tenuto nella borsetta quella precisa palette tra il 2014 e il 2016. Quando quella palette non esisteva proprio. Quindi figura de merda, figura de merda. Ok, scusate, avevo bisogno di un'orchestra. Questa prova ovviamente è un TikTok, cioè non è una prova, nel senso che è una smentita avvenuta su TikTok, non è arrivata in tribunale. Quindi perché questa prova sia tribunabile, diciamo, deve essere in qualche modo portata dagli avvocati in diversi modi. Possono portare un testimone nella Milani, un produttore che dice no, questa cosa, far vedere il catalogo, non lo so, ci saranno dei modi. Comunque sicuramente la porteranno in tribunale. Per adesso è solo un gossip, non è entrata ancora in aula questa smentita. Tra l'altro, io non credo che i giurati possano, almeno teoricamente, non sono venuti a sapere di questa smentita. Perché ragazzi, qui non c'è il giudice ma c'è la giuria. Sono 7 giurati che poi si ritirano, e sono 7 cristiani, cioè nel senso potreste essere anche voi, noi, tutti. E si ritirano e delibereranno, decideranno chi ha ragione secondo loro. I giurati non possono avere contatti con l'esterno. Sono 12? Ho capito che erano 7. Ah, boh. Comunque ci sono un tot di giurati e si devono ritirare, e chiaramente loro non possono avere contatti col mondo esterno, quindi teoricamente non possono essere venuti a sapere della smentita rispetto
alla Milani Cosmetics. Per cui bisogna portarla in aula, questa cosa. Oggi parlavo di questa cosa con il mio ragazzo. Se devo dire o scrivere una cosa, vado a cercarmi tutti i dati e le fonti per non fare figure di merda, per essere sicura su fatti e date. Ma cazzo, hai un caso in corso? Porti una palette? Vuoi sapere quando avresti potuto... Vuoi almeno sapere quando avresti potuto comprarla? Magari non gli è venuta l'idea, non gli è proprio venuta in mente, perché non ti viene in mente. Quando dici così tante bugie, crei un castello di bugie, poi dopo è difficile andare a controllarle tutte. Tra l'altro io vorrei spezzare, come dicevo all'inizio, ma forse non c'erano tutti, che molti si sono, come dire, avventati sull'avvocata. L'avvocata, ragazzi, ha fatto una figura di merda e su questo non ci piove. Ma, d'altra parte, l'avvocata porta le prove che gli fornisce la sua assistita. Quindi, se l'assistita gli dice «Guarda, questa è la palette che ho tenuto nella borsa per 2 anni per coprirmi i lividi, poi dimostro come l'ho fatto, eccetera, eccetera, eccetera», non è che l'avvocato è tenuto a fare delle indagini per andare a verificare che quella sia veramente la palette che lei ha utilizzato. Lei la porta come prova perché la cliente gliel'ha fornita come prova. Quindi, ragazzi, più che prendersela con l'avvocata, avvocatessa, come volete, più che prendersela con lei, c'è da prendersela con Amber, che ha fatto fare una figura di merda al suo avvocato, tra l'altro. Per $1.500 all'ora un controllino l'avrebbe dovuto fare. Dici? Beh, effettivamente poteva effettivamente farlo un controllino, però cavolo, cioè vai anche a mettere in dubbio una cosa del genere. Se tu difendi la cliente, credi nella sua causa e pensi che dica la verità, non vai a controllare l'anno di produzione della palette, dai. Il link del teschio rotante? Ma sai che non lo so, cioè, dovrei andare a cercare. Ancora buga, quanto è intonsa quella palette? Tra l'altro, adesso non so se in questa foto posso farvelo vedere decentemente, però se andate a guardare magari anche altre immagini, è effettivamente intonsa. Cioè, se voi guardate una mia palette che uso da 2 mesi, è molto più pacciugata di questa. E comunque non li so usare i correttori di quei colori lì, cioè dovrei saperli usare ma non li so usare, quindi non mi chiediate dove ho messo l'arancione e il giallo, io uso quello colore della mia stessa pelle, lo metto sopra e buona. Comunque nei film si vedono sempre gli avvocati che si incazzano con gli assistiti perché non dicono la verità. Secondo me non c'è troppo da prendersela con l'avvocato, però si usa per contrastare i rossori occhiaie, sono diverse dal tuo colore di pelle. Sì, io ho sempre messo il correttore, no? C'ho un brufolo enorme qui, tra l'altro. Io ci ho messo il correttore, poi c'è la luce, non lo vedete, però c'è. C'è, comunque. Ok. Hanno riproposto gli SMS, quelli che avevo letto, bruciamo Amber, no, pensiamoci, bla bla bla, e alla fine Depp che conclude con anneghiamola prima di bruciarla, poi mi scopo il suo cadavere bruciato per assicurarmi che sia morta. Depp ha commentato questo testo dell'SMS quando è stato riproposto in aula dicendo che era un riff su uno sketch dei Monty Python ed era solo goiardia, cioè nel senso era umorismo irriverente e astratto. Allora, io mi sono spaventata moltissimo quando ho visto che questo SMS gli ha permesso di perdere la causa al Sun e viene riportato in aula di nuovo come prova. Perché se guardassero nei miei telefoni i messaggi che scrivo io sulle mie fantasie grottesche e macabre, altro che... Cioè, io punto di più al cannibalismo. Cioè, vi dico che le mie fantasie grottesche di sfogo sono sempre molto di più mangiamola, facciamo la pestettina, la cuociamo, dai, ma sarebbe meglio con i piselli o con le carote, ma forse io ci metterei l'origano, ma sai che puzzava un po' di fritto già di base, quindi forse... Ecco, io faccio questi discorsi, li faccio nei miei messaggi. Io adoro il black humor e lo so benissimo. Terry Gilliam dei Monty Python lo ha detto in Paura e Delirio a Las Vegas. Madonna, Batman, sei veramente... Cioè, è arrivato Batman qua, ci sega tutti e mezzo.
Me Too, io tortura e sacrifici. Ecco, chi non ha mai mandato un messaggio di odio di questo tipo a un'altra persona? Cioè, è ovvio che è uno sfogo, è una fantasia, è che però se te lo trovano e non hai altre prove a sostegno, ovviamente lo usano contro di te. Quindi state molto attenti, se doveste finire in una causa, a non scrivere queste cose sull'altra persona in causa. Un altro SMS di Depp è stato mostrato in aula. Un SMS che lui scrive a un amico parlando di Amber e scrive: vuole essere umiliata, lo capirà, non avrò pietà, paura e nemmeno un briciolo di emozione o quello che una volta pensavo fosse amore per questa arrampicatrice inutile e a caccia di soldi. Posso solo sperare che il karma faccia effetto e le tolga il dono del respiro. Scusa amico, ma ora non mi fermerò davanti a nulla. Violento, la vuole uccidere, l'ha picchiata. Perché ha scritto questo messaggio qua. Ora, io avrei detto di peggio, sinceramente, se uno avesse fatto quello che gli ha fatto Amber Heard, però... Ok. Sbucciami di malpiglio. Se è la cosa più normale di tutto il processo. Infatti, cioè, a me sembra veramente che sia tutto molto base. Ma va bene. Ora, io ho finito di darvi le notizie rispetto a quello che sta succedendo, quelle, diciamo, principali e importanti. Vi ho fatto un recap del tutto. Mi sono sentita confusionaria. Mi date un feedback? Avete più o meno capito quello che vi ho detto? Perché forse sono saltata un po' di palo in frasca, perché volevo farvi tutto il recap di quello che era successo prima, cioè il processo al Sun e tutto, ma poi mi sono resa conto che si andava a collegare anche a quello che era successo al processo attuale, quindi un po' le cose si sono mischiate. Team di Amber, hai i messaggi di Johnny, sono arrivati casualmente a Johnny controparte, non hai i messaggi di cellulare di Amber. Vero? Ma forse perché lui non ha bisogno dei messaggi del cellulare di Amber, perché forse ha già altre prove. Sono stata chiara? Ok, grazie. Grazie, no, perché mi stavo preoccupando di aver fatto un po' troppo casino, avervi magari confusi su certi punti. Grazie, grazie. Sono stata più imparziale di quello che Amber si merita. No, allora, il discorso qui è, per quanto riguarda a livello sociologico, è molto importante, perché creerebbe quel precedente di misandria che un po' manca, nel senso, non andiamo a sminuire la violenza sulle donne, che è sempre quella maggiore, è quella che avviene più spesso, e ovviamente la violenza sulle donne è una problematica immensa che attraversa il nostro paese, cioè stiamo parlando di 3 vittime al giorno, ok? Cioè, no, scusate, una vittima ogni 3 giorni, quindi siamo fuori di testa, ok? Ma ovviamente questo non deve andare a nascondere la controparte, cioè il fatto che ci siano anche degli uomini che ricevono violenza dalle donne e che ci siano delle donne che inventano la violenza per fregare gli uomini. Ora, in questo caso, sono stata chiara, peccato che mi chiamo Francesca, hai ragione. In questo caso abbiamo anche un soggetto che ricalca abbastanza lo stereotipo, perché Amber Heard, da quello che ho capito, è sempre stata una militante femminista, una attivista per i diritti delle donne, per la lotta contro la violenza sulle donne. E da come trattava Johnny, dicendogli non sei un uomo se non fai questo, bambino, pusillano, fai l'uomo, mi sa proprio da classica dialettica tossica, femminile tossica contro gli uomini, cioè quel femminismo che dovrebbe andare, cioè c'è il femminismo quello che funziona, che è quello che ritiene che siamo tutti, abbiamo tutti gli stessi diritti, siamo tutti pari, i ruoli di genere vanno appianati, eccetera, c'è la parità, e questo è il femminismo è parità. E poi c'è quello che chiamiamo su internet femminismo tossico, che è quello che sfocia nella misandria.
Cioè, laddove tu sei un uomo, quindi sei uno stronzo, quindi sicuramente vai punito perché sei un privilegiato e noi ti dobbiamo sagagnare a mezzo in quanto uomo. E lo capiamo qui anche dai discorsi che Amber Heard faceva al telefono con Johnny, quando diceva: chi vuoi che ti creda che tu hai ricevuto violenza domestica? Chi vuoi che ti creda che tu, Johnny Depp, un uomo, è stato picchiato da una donna? Ma va, non ti crederà nessuno. Nazi femminista. Esatto. Chi vuoi che ti creda? Io voglio che gli credano, ma non solo voglio che gli credano, voglio che questo sia un processo che, se vincerà Johnny, diventi simbolo e sensibilizzazione rispetto a tutti quegli uomini sottomessi, abusati e maltrattati dalle compagne. Perché esiste questo fenomeno, è molto molto minore ovviamente a livello di diffusione rispetto alla violenza sulle donne, ma esiste, e c'è anche tantissima vergogna da parte dell'uomo ad ammettere appunto di aver ricevuto violenze da parte della donna. Quindi vorrei che questo caso sensibilizzasse tutti quegli uomini che sono vittime di violenza a denunciare, a non vergognarsi, perché Johnny Depp è il primo che non si vergogna per niente di aver ricevuto violenza da parte della moglie, e anzi la denuncia per questo. Anzi, in realtà non l'avrebbe mai denunciata per questo, l'ha denunciata per diffamazione perché lei ha denunciato lui per la stessa cosa. Ma, cioè, qua abbiamo false accuse da parte di una che sostiene di aver ricevuto violenza quando pare, insomma, ormai mi sembra al netto di tutto che sia lei quella a perpetrarle. E abbiamo un uomo vittima di violenza domestica, quindi proprio, cioè, fa il giro. Quello è anche molto interessante questo caso. La cosa brutta è che per colpa di donne così, persone ignoranti credono che questo sia femminismo e quindi non si fanno un'idea completamente... Esatto, Maracuja, sì. Pensano che questo sia femminismo, ma anche il pensiero del bisogna sempre dare ragione alla vittima, bisogna sempre dare ragione alla donna se denuncia l'uomo. No, non sempre, bisogna valutare le prove, altrimenti non esiste giustizia. Il femminismo ha una sua dignità storica, totalmente d'accordo, che persone come lei vanno a smontare tutta la lotta che è stata fatta. E sono azioni come queste che poi incentivano il dubbio. Cioè sono azioni come quelle di Amber Heard, ovvero false accuse, che poi portano a non credere poi tanto nemmeno a quelle vere. E questo è un grande danno che lei sta facendo alle donne vittime di violenza, immenso.